Buonasera a tutti, come va ragazzi? Bentornati e buonasera, puntata numero 14, buonasera, buongiorno, dipende da dove ci state ascoltando, se siete qua su Twitch in diretta oppure se siete su YouTube, su Spotify o altre piattaforme, buonasera o buongiorno. Comunque, ci tengo prima cosa a ricordarvi che se ascoltate su YouTube o Spotify, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Se attivate la campanella poi vi arriverà direttamente la notifica quando caricheremo una nuova puntata. Inizio la puntata ringraziando gli sponsor che mi danno la possibilità di andare avanti con questo podcast, che sono Vez Aperitivo, Finest Call, Cocktail Premium e Real Infused Exotics, XX Store e Master Evento. Abbiamo qua con noi Federico Cassini. Ciao Fede, facciamo il Ciao momento ragazzi. copertina. Ok, fermo un attimo. Ok, così posso fare lo screenshot per avere la mia copertina. Intanto, ciao Fede, come va? Ciao. Bene, molto bene, molto molto bene. Tutto a posto con i tuoi Sì, viaggi? sì. Siamo in un momento abbastanza calmo, nel senso che faccio solo 1000-1500 km a settimana, quindi li ritengo una cosa base Ok, e sarà più impegnativo verso la primavera. Comunque sì, bene, bene. ok. Detto questo, Federico è un mio amico, ci conosciamo da molti anni e ho deciso di fare questa puntata per ripercorrere la sua storia personale e poi arrivare a parlare di quello che lui fa oggi. Mi ha portato anche un po' di roba, ma ha portato, si vede da questa inquadratura, un bel borsone lì che vedete dietro Federico, che è un bel borsone da poter utilizzare in palestra con dentro anche maglietta, felpa, tutta roba logata De Basker, e poi si vede qua una bella cassa di whisky De Basker e una bottiglia di Saronno che poi ne parleremo dopo, vedremo di cosa si tratta. Intanto Federico, raccontami, iniziamo dalla tua vita da bartender. Certo. Quindi raccontami prima cosa come hai iniziato, perché hai iniziato, come sei entrato in questo mondo. Allora, devo fare un po' di mente locale perché è passato qualche anno, diciamo più di 20 anni, quindi insomma c'è un po' da raccontare. Quanti anni hai? 38, ho iniziato esattamente a fare le prime birre nel bar del paese, durante le feste, quelle no, appunto del paese dove San Martino c'era Buon Albergo? San Martino Buon Albergo, provincia di Verona, c'erano queste feste dove, sai, Tarà la Proloco, piuttosto che qualcuno che organizzava feste, c'era sempre bisogno del classico spillatore di birre. E quindi mi mettevo lì, insomma, insieme ai miei amici, avevo 16-17 anni, all'epoca non c'era tutta questa confusione, se sei minorenne lavori con l'alcol, eccetera. Anche perché era una cosa totalmente gratuita. Però una cosa che mi ricordo è che quando ero lì, l'emozione che provavo, stare dietro al banco e la facilità con cui mi riusciva di intrattenere le persone, di chiacchierare, cioè non mi annoiavo, non mi pesava, nonostante andassi a scuola, studiavo e passavo le notti, cioè quelle rare volte che è successo, passavo le notti a fare queste cose, insomma mi piaceva, mi emozionava. Tant'è che dopo decisi che quella era la mia strada. Io stavo studiando per fare perito meccanico, e quindi completamente un'altra cosa. Decisi che era quella e incominciavo sempre di più ad affezionarmi. Quando sono diventato maggiorenne ho cominciato a lavorare nei locali e mi ricordo questa cosa figa che io compio gli anni il 18 settembre e il primo ottobre di quando avevo compiuto 18 anni iniziai a lavorare in un nightclub. Quindi Buono. avevamo questo banco bar, lì proprio ho deciso è finita, questa è la mia carriera, perché avevamo questo banco bar fatto tipo a isola, ok, in mezzo alla pista, dove c'erano vabbè, le ragazze che facevano gli spettacoli e un palo era proprio dietro il banco. Solo che le ragazze erano abituate, insomma, a persone un po' datate o comunque agli altri barman che erano abbastanza abituati. Si vedono arrivare un pischello di 18 anni, io a 18 anni pesavo tipo 50 kg, sembravo Gollum, non so, insomma, piccolino, così, senza barba, comunque
insomma un ragazzino, e allora giocavano con me, quindi io passavo le serate a far da bere con reggiseni in testa, con scene. Diciamo che questo è stato il tuo inizio, quindi magari un Sì. bartender dopo un po' di tempo che fa il bartender è anche abituato a trovarsi in certe Sì, situazioni. dopo l'abbiamo scoperto che poteva essere anche diverso, ecco. Sì, comunque diciamo che queste qua, tra diciamo la socialità che ho trovato nel mio paese, quindi di stare dietro il banco, aiutare i miei amici, eccetera, e poi vabbè, questo diciamo altro lato del mondo del bar, che era la notte, che era il divertimento, eccetera, mi hanno emozionato e mi hanno fatto capire che volevo fare quello da grande. Quindi diciamo che poi il percorso è andato avanti con. Aspetta, andiamo avanti insieme. Sì, E quando tu a 18 anni hai iniziato a lavorare in questo night sì, o comunque iniziavi a lavorare in giro per i locali, avevi già fatto un corso di formazione? no. Ok, quindi hai iniziato a fare il bartender, diciamo, per caso o perché uscendo hai visto qualcuno fare il Ok. bartender e quindi qualcuno ti ha ispirato? No, no, è bella anche questa storia qua. Allora facevo il barman, ovviamente come, perché questa è una caratteristica purtroppo di tutti i barman, quando fai il barman ti senti anche un po' l'ingegnere del settore, no? Sai tutto tu. Quindi io già spinavo le birre, quindi sì, ciao, ero già un barman e Eri il mastro birraio già. ero già mastro birraio, esatto, laureato in birologia. E quindi insomma frequentavo locali, mi mettevo al banco, guardavo quello che facevano, facevo i primi Long Island. Mi ricordo una cosa che lavoravo insomma sempre in queste situazioni un po' spot e avevo visto fare un Long Island, ma non avevo mai capito come si faceva. Insomma, ho fatto un Long Island senza il limone, senza il sweet and sour e ho avvelenato un paese intero. Vabbè, Però comunque diciamo parlando, che mi sono avvicinato al mondo dei corsi e al mondo del serio di questo settore, diciamo. Un giovedì ero in un locale che era aperto solo il giovedì, so che è giovedì perché appunto era aperto solo il giovedì, e sono in questo locale con una ragazza e passando per la pista a sta ragazza gli arriva un tappo in testa, un tappo di una bottiglietta di birra in testa. E io mi giro e vedo che sul banco c'era sto ragazzo, capelli sparati biondi, stiamo parlando di 2002, 2003, quegli anni lì, e faceva flair, lanciava bottiglie. E io l'ho guardato e ho detto, no, e questa cosa cos'è? Da mastro birraio mi sono improvvisato mastro bartender, io voglio, lo so, eccetera. E quindi vado da lui diretto e gli dico, cavolo, io faccio qualche birra ogni tanto, mi piace un casino quello che fai, come si fa? E lui ti mi ricordi, ricordo, ti ricordi chi era? il nome no perché poi lui era già abbastanza grande e poi ha smesso, ha fatto dei servizi, poi nella scuola dove ho fatto i corsi mi ricordo che ci eravamo intrecciati un paio di volte ma no, non mi ricordo il nome. Che comunque mi arrivai al banco e gli dissi cavolo voglio fare anch'io quello che stai facendo tu perché è proprio figo. E lui aveva già il biglietto da visita in mano praticamente, mi dà questo biglietto da visita di questa scuola, si può fare Sì, pubblicità, si possiamo può dire quello che dire, vuoi. ok, che era la scuola della Barman Service del Flair House di Verona, non so se magari i veterani del mondo del Il bar del nord locale, Italia il locale sicuramente lo era, il conoscono. locale era il Frere House? Il locale era Flair House, sì. Il locale era Flair House, la scuola si chiamava Barman Service, i corsi si facevano lì, quindi praticamente sto ragazzo mi dà sto contatto, io vado a casa, questo biglietto da visita, il giorno dopo li chiamo, gli dico guarda ho visto questa cosa, mi piace e la cosa figa è stata, basta non dico più la cosa figa perché continuo a dire la cosa figa, la cosa interessante è stata che la prima domanda che mi fece Stefano, che era uno dei due soci della scuola, mi disse ma bello sì lanciare le bottiglie ma sai far da bere? E io gli ho detto sono un mastro birraio. Ah, tu ti sei presentato perché volevi fare il corso di Perché io volevo flair? fare, ma io non Ah, sapevo niente, non sapevo cos'era fare il bartender. Gli ho detto no, cioè nel senso sì, ho fatto le birre del paese, insomma ho fatto qualche drink improvvisato, insomma classiche cose. Allora mi fa guarda se vuoi lanciare le bottiglie prima devi saper far da bere. E io ho detto giusta osservazione. E infatti ho fatto un corso basic, diciamo, di cocktail, il classico corso basic, insomma, che hanno fatto un po' tutti. E da quello ho capito che il mondo della miscelazione era immenso, però avevo sempre questo pallino del lanciare le bottiglie. Quindi in contemporanea ho studiato la miscelazione, ho incominciato a fare i miei drinketti, ho incominciato a lavorare in cocktail bar un po' più strutturati
e coltivavo la passione del flare, che l'ho sempre presa come l'andare a calcetto. Cioè i miei amici andavano a giocare a calcetto, io andavo a allenarmi a far flare. Quindi era più uno sport. Però è stato molto altalenante perché dove facevo flare io ero un po' da solo, non c'era nessuno che faceva flare, a me piaceva, non c'era neanche la community perché comunque i social sono arrivati dopo, perché comunque YouTube non aveva video di flare, esistevano i DVD, mi ricordo che mi sono mangiato 1000 volte i DVD del Legend, dove questi facevano queste cose assurde, per me assurde, e non ne capivo il senso. Finché faccio un altro corso di flare, sempre lì in Flare House, e incomincio un po' a capire che si può andare fuori da quello che ti insegnano. A insegnare chi c'era? Giampaolo Posata, bottega, adesso al locale alla Zise. E avevo capito lì che si poteva andare fuori, cioè nel senso, ti insegnano a fare un movimento, bene, l'hai replicato, ok, perfetto, bravo. Però se vuoi quel movimento puoi in qualche modo fartelo tuo o addirittura cambiarlo, modificarlo, provare a fare una cosa diversa. E avevo cominciato a capire che potevo collegare i movimenti, poteva essere una cosa che la costruzione di una routine, eccetera. Però era un percorso molto lento per me, perché vi ripeto, non c'era niente, cioè era tutta cosa che mi improvvisavo da solo. Insomma, vado avanti così per un po' a provarci, non provarci, fino a che mi capita l'occasione di andare a lavorare all'estero. E vado a lavorare a Santo Domingo, non in un villaggio, Questo nel... qua siamo nel 2007. Quindi il periodo in cui hai lavorato in giro per i locali, cioè il corso quindi l'hai fatto verso il 2002? 2004, 2005, quegli anni lì. Poi 2006, 2007 facevo da bere, lavoravo in locali, però era abbastanza, diciamo, bartender spot, non era... ho fatto un percorso in un locale fisso, diciamo, per un anno, però era un po' non proprio fisso sicuro. Hai fatto i tuoi corsi, hai fatto le tue esperienze in giro, hai Sì, fatto 2 annetti così in cui sì, due facevi i annetti corsi, ti avanti e allenavi e andavi in indietro, giro. Ok. esatto. E fatto quello, sono andato a E, Santo e Domingo. come hai deciso di andare a Santo Domingo? Perché c'era un mio amico che lì veniva in questi locali dove lavoravo, che aveva questi locali anche a Santo Domingo. E mi fa, guarda, se vuoi farti un'esperienza, ti mando là, ti do la casa, perché ci davano la casa, il volo, eccetera, però sappi che la paga è misera, perché cioè non sopravvivevi. Devi essere bravo a far mance. Se fai le mance, quelle sono tutte tue, ovviamente, il turismo americano, insomma, turismo nord europeo, qualche soldino di mancia la viaggiava, ovviamente finivano tutti la sera stessa che li prendevi, perché cioè noi non lavoravamo in un villaggio, eravamo proprio in un paese, no? In una cittadina, Punta Cana, quindi lì uscivi la sera, c'erano i due localini, poi entravi nei villaggi in caso se conoscevi qualcuno, insomma li spendevi tutti, cioè Io sono stato a Punta Cana nel 98 con i miei genitori a Natale. Ho fatto Natale del 98 nel a Punta 98 Cana. probabilmente quanti anni avevi? E io 8. Che cosa hai visto? Avevi mangiato i cocchi, Ah, no, neanche. non ho visto niente, non siamo usciti dal villaggio, amico. Però, Vabbè. però comunque immagino che poi l'esperienza non sia stata come dalla proposta, nel senso che la paga fosse misera, cioè No, guadagnavi abbastanza da poter star lì e vivere bene, o no? noi nel senso che no, non guadagnavo bene, ma ero Bene ancora... dico per stare Per lì. stare lì sì, ci potevi vivere, ma dopo un po' che sei ai Caraibi, che c'hai il mare figo, eccetera, ti manca l'asfalto e lo smog. Cioè, non è figo andare in vacanza in quei posti lì, secondo me. Dopo magari c'è qualcuno che ci vuole vivere. Però non hai l'acqua potabile, la corrente va e viene, insomma, non è proprio una bella vita. Cioè, è Una- figo perché non mi sono mai messo le scarpe. Cioè, io lavoravo scalzo, vivevo scalzo perché avevamo la casa proprio sulla spiaggia. E proprio, sai, il sogno del bartender di lavorare nel ciringhito sulla spiaggia, figo. Cioè, l'ho fatto quello, come esperienza, non lo farei a quest'età o comunque... quello che si vede in Cocktail, il film, che fa È una proprio... roba simile, sì. Guarda, era anche fatto più o meno uguale, quindi sì, simile.
L'unica cosa che mi ricordo quando ci sono stato io, quelle isole lì, sì, tutto bello, però tipo 1 o 2 volte all'anno viene raso tutto al suolo e Ci siamo dovevano trovati ricostruire in una tutto per gli uragani. tempesta, ci siamo trovati in una tempesta tropicale, ti devi chiudere in casa. Sì, voglio dire, cioè, poi ci sono comunque quattro animali velenosi, c'è la giungla, cioè, e là, insomma, girano col macete. Voglio dire, non è che sia, è figo, ti ripeto, andarci in vacanza. Comunque, vabbè, faccio questa esperienza, imparo una lingua, perché ho imparato lo spagnolo, stando là quasi un anno, quindi per forza di cose ho imparato lo spagnolo, ho coltivato un po' anche una cultura diversa, perché là c'era uno stile di lavoro diverso, uno stile di mangiare, di vita diverso, turismo completamente diverso, quindi insomma è stata una parentesi super positiva, lasciamo perdere il fatto che non si guadagnasse niente, però mi ha lasciato una bella traccia. Però mi ricordo che l'unica cosa che mi sono messo in valigia che volevo portarmi via era la flare bottle. E me la sono portata via e quindi mi mettevo, praticamente noi lavoravamo in 2 turni, no? O facevi la mattina fino a metà pomeriggio o da metà pomeriggio alla sera. E quindi io quando non avevo una delle due ero lì davanti al bar, che era sabbia, a lanciare sta cacchio di bottiglia e lanciavo e lanciavo. Ovviamente senza niente, perché io mi ricordo che ho scoperto Facebook là, perché era appena uscito, era il 2007-2008 Eh sì, sì, Facebook noi l'abbiamo scoperto nel 2008. e mi ero fatto Facebook là per tenermi in contatto poi con i miei amici che ho conosciuto là, perché c'erano tanti italiani che ogni tanto ci sentiamo ancora. Anzi, se vedono il podcast li saluto. Ehm, quindi mi porto via questa flare bottle e fine. Dopo questa esperienza qua ritorno in Italia e da lì diciamo è incominciato un po' quello che è il percorso più serio e completo del mio mondo del flare. Rientro e dopo un po' di mesi che ero rientrato ci capita un'occasione, a me un mio un collega, insomma un ragazzo che faceva il bartender anche lui nella zona, di gestire un locale dove si faceva flare ed era il sogno, quindi due ragazzi che gli danno in mano un locale, eravamo in due, più avevamo un terzo socio che era un direttore di banca, che quello faceva il suo compito, quindi ci diceva basta lanciare le bottiglie, i conti devono tornare, non offrite da bere, eccetera, e noi invece eravamo nella vena dell'entusiasmo di dire, caro, siamo i flare bartender che fanno divertire la gente e ci divertiamo anche noi. Avete preso proprio in gestione il locale, nel senso Sì. era proprio vostro. Era un cocktail bar, una discoteca? Cocktail bar dove vabbè si ballava. Anche lì non c'erano tante differenze come adesso, magari se devi avere le licenze apposta per ballare o no. C'erano i tavoli a una certa ora, quando c'era un po' più di casino, si spostavano ai lati i tavoli, si faceva rumba. Facevamo, mi sembra, il mercoledì, facevamo latinoamericano, il giovedì afro, il venerdì italiano, il sabato discoteca, insomma quello che andava di moda in quel periodo lì. E quindi noi avevamo questo locale a disposizione. Scusami, Mm. tutte e due con zero esperienza nel, diciamo, gestire un locale? No, il mio collega aveva già gestito, ma anch'io comunque là a Santo Domingo ce lo gestivamo noi il locale, cioè poi nel senso io dico gestire, però ci occupavamo fondamentalmente di caricare il bar, di fare la lista degli ordini, cioè non è che andavamo dal commercialista, non è che avevamo tutta quella parte lì, Sì, intendevo questo, la infatti. seguiva il nostro socio che lavorava in banca, che sicuramente ne sapeva di sicuro di più di noi. Noi facevamo tutta la parte operativa, insomma, la parte bar manageriale, diciamo, no? E quindi gestivamo sto posto, però la cosa bella è che il bar l'avevamo costruito per far flare. Quindi il banco bello largo, dietro niente di vetro che si potesse rompere, anche perché spaccavamo di tutto, e noi andavamo al locale ore prima per allenarci. Quindi noi avevamo la possibilità di lavorare ad allenarci nello stesso posto. Quindi noi andavamo praticamente a casa solo a dormire. Tornavamo là ad allenarci e lavoravamo. Quindi Working Flare si allenava durante il servizio, Exhibition Flare si allenava nel pomeriggio. Alle volte tiravamo proprio fuori i tappeti sulla pista e lanciavamo bottiglie. E lì ho avuto la possibilità concreta di allenarmi. Cioè, nel senso, Perché lì hai fatto quello step, io ho fatto. cioè quello step in cui, perché ne abbiamo parlato in alcune puntate scorse, lo step di, perché quando fai un tuo corso, quando fai il tuo corso di flare, all'inizio impari, ci sono alcuni movimenti, soprattutto all'inizio, che li impari quasi subito, diciamo le persone normodotate imparano subito. Poi c'è quel piccolo step dal saper fare alcuni movimenti a
saper fare veramente quasi tutto, che è quel piccolo step che non tutti riescono a fare, che in quel momento lì gli passa la voglia, quel piccolo step che fai quando veramente devi impiegare del tempo per allenarti. Quindi tu quel momento lì l'hai avuto quando hai preso questo locale. Sì, sì, lì c'è stato veramente l'upgrade forte e nello stesso tempo, quindi siamo arrivati al 2010, incomincia a nascere YouTube bene, incominciano a vedersi i primi video di Flair, incomincia a venire fuori il mondo delle gare. Io già le conoscevo le gare perché nel 2006, nel 2005 feci la Sky Competition che faceva le regioni e tra l'altro andrai in finale perché c'era la regola che se sbagliavi il drink eri fuori. E praticamente c'era un ingrediente in sto drink che era una cosa che nessuno ci aveva messo, insomma i primi 4 andavano in finale, però siamo stati in 4 a fare il drink corretto, quindi sono andato in finale, sono andato poi a fare la semifinale, sono arrivato ultimo, chiaramente, perché non avevo nessuna competenza, ero andato per vederla sta gara, per vedere cos'era sto mondo di gare. Comunque, nel 2010 così iniziano a girare un bel po' di video, si vede Roadhouse 2008, Roadhouse 2010, vedi questi mostri sacri del Flair, fino a che esplode un po' anche il movimento delle bottiglie, dei tin, ma che shaker usi, che tin usi, prima si lanciava per aria qualsiasi cosa, cioè qualsiasi cosa era di latta era per aria. E quindi incomincia sta cosa, viene fuori il nome di Flair Shop, viene fuori Matteo Esposto e spara sta cannonata dicendo guardate che adesso faccio una masterclass con dei grandi nomi. Che questo, scusa ti interrompo, questo ne parlo nella puntata che ho fatto con Matteo, abbiamo parlato proprio dei suoi inizi, ho detto che uno degli step che gli ha dato la possibilità di arrivare, diciamo, alla maggior parte dei bartender, flair bartender in giro per l'Italia, è stato proprio quando ha iniziato a fare questo tipo, quando, tra virgolette, si è inventato questo tipo di Sì, corsi sì, che sì. apprende. Ah beh Ne sì, parlo ne lui... parlo nella quarta puntata con Matteo Esposto del podcast, però lui praticamente prendeva i migliori flair bartender che c'erano in Italia e nel mondo, due li metteva insieme e faceva e organizzava questo corso. E da Sì, lì immagino che vi siate conosciuti in questo modo voi due. sì, allora, subito era nato con un'idea di Marco Canova e Matteo insieme, dove faceva Marco Canova il corso e Matteo lo sponsorizzava con Flare Shop perché Marco li faceva già a Londra, lui viveva a Londra all'epoca. Dopodiché si è capito che la cosa funzionava, allora si è cominciato a fare la guest, si è cominciato a fare l'ospitata, quindi c'era sempre il Canova e una guest. La prima guest grossa che fanno è Tom Dyer, vabbè hanno fatto prima Mauro Mauro Marchetti che salutiamo, Marchetti, Mauro aspetta un attimo Marchetti. che Mauro Marchetti ci segue sempre e tra l'altro lui lavora in un cocktail bar qua a 700 metri Sì, che si chiama Cielo e dopo io, andiamo a trovarlo io allora. mi sono accorto, nel lunedì penso sia chiuso, mi sono accorto che lui lavorava qua perché questo cocktail bar ha un LED wall esterno che dà sulla strada e mi ricordo che vedevo un bartender che faceva flare, Mm. però io l'ultima volta che ho visto Mauro Marchetti era tanti anni fa e quindi non l'ho riconosciuto Ma viene subito. sempre a Jesolo, è venuto al Sì, Vanilla. sì. E vabbè, comunque lo salutiamo e abita qui e Salutiamo, sarà anche sì. lui un ospite del podcast. Vabbè, Comunque, ovvio. la prima, mi ricordo che all'inizio è stato solo Marco Canova come corso, Sì, poi dopo hanno adesso fatto non mi Marco e ricordo. Mauro Marchetti, Mauro poi è arrivata la guest. Marchetti, forse ha fatto anche Canova Mastro, può essere in quel periodo lì, non mi ricordo. Insomma, praticamente fino a che a un certo punto questa cosa gli sfugge di mano, esplode e fa Canova Tom Dyer. Dove lo fa? A 100 metri da casa mia. Perché Canova era... Tondaglier è stato quello lì, diciamo che ha avuto più corsisti, che vabbè, Sì, spiegalo. sì, beh, abbiamo dovuto fare 2 settimane perché si era talmente riempito che si è dovuto fare una settimana in più. E quindi Canova Tom Dyer a 100 metri da casa mia, io che ero preso bene, mi stavo allenando bene, chiamo l'esposto e gli dico, ascolta, vengo a fare il corso. E io pensavo, come nel discorso iniziale del mastro birraio, io pensavo che le mie conoscenze di flair e il tempo che ci stavo dedicando ad allenarmi fossero ben più che sufficienti per avere un buon livello. Arrivo davanti a Tom Dyer e mi abbatte qualsiasi scudo, diciamo, avessi nei confronti del mondo del flair e mi fa vedere tutta una marea di cose che io non avrei mai raggiunto da solo. Cioè, concettualmente sono delle cose che vanno contro le leggi fisiche, ok? E che non sarei mai riuscito, cioè, nel senso, Calcolando che lui ha anche soltanto un occhio che funziona. calcolando che è storto e tutto. E questo però Eh, ne approfittavo per dirlo, questo tipo di corso
E non dico che è la stessa cosa, però dico che questo tipo di corso, questo tipo di format è anche la genesi di quello che adesso è Master Evento, diciamo, no? Sì, ma adesso l'evento è più complesso perché Sì, hai sì, altri argomenti, infatti dico era ci proprio si la genesi chiudeva. di quello che è Master Evento Sì, oggi. Diciamo che è nato così. sì, son 2 cose diverse perché quello là era solo ed esclusivamente Flare. Sì, 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 però dico è la genesi di quello che Sì, sì, oggi poi il ha ispirato, 2.0, sì. il 2.0 di quel corso lì. Comunque, allora arriva Tom Dyer con questo occhio mezzo così e mi fa vedere tutte queste cose, tra le quali mi fa vedere i multiplex, no? Che non so se avete presente quali sono, chi fa Flare probabilmente lo sa. E io non No, vabbè, c'è, cioè, spiegalo pure. multiplex, prendi 2 bottiglie con una mano, le lanci, una fa un giro, l'altra ne fa 2, acchiappi la prima, acchiappi la seconda, no? Ad un essere umano normale come mi considero io non sarebbe mai venuto in mente di fare un lancio del genere. Invece Tom mi fece vedere che multiplex apre una categoria di movimenti, che poi c'erano vari altri tipi di passaggi di movimenti che, ripeto, difficilmente uno può mettersi lì una vita ad allenarsi, ma non ci arriva. Quindi faccio questo corso con Tom, mi richiudo nel mio locale a lavorare, ad allenarmi senza fiato, cioè rimanere senza fiato, fino a che incomincio ad ottenere qualche risultato, comincio a presentarmi nelle competition e finali sempre, incomincio a girare un po', a fare qualcosina in giro in Italia, un po' in Europa. Ho fatto una settantina di gare, insomma, di cui più della metà, insomma, finali, anzi una cinquantina di finali. Dal 2008 al E 2013. al 2012, sì, 2013, fino a che mi sono rotto la gamba, che poi ho smesso perché sono stato a letto un'estate, vabbè. E quindi lì ho incominciato a far finali, però avevo la maledizione del terzo o quinto posto perché io a casa ho una valanga di terzo posto e un'altrettante valanga di quinto posto. Vittorie poche, ho vinto un paio di volte, 2 o 3 volte, qualche secondo posto, insomma, diciamo non ero proprio, non sono mai stato un bartender ai livelli del mastro, Vabbè, a livelli eri loro. come me, tra quelli bravi, non il più bravo, però tra quelli bravi. Tra quelli che comunque ti dovevi allenare la finale. Te la dovevi allenare perché in finale ci andavi, anche se magari il candidato decimo posto, però la finale ce l'avevo e la preparavo. E mi ricordo che una volta a Rimini, a Pescara forse, a Pescara da Fabio Forgione, i ragazzi di Pescara, feci una gara a zero drop. E quella penso che per un bartender che fa le competition sia una delle più grandi soddisfazioni, dopo vabbè ovviamente vincere, chiaramente il premio e tutto, però per se stessi dire cavolo sullo stage ho portato zero drop è una bella soddisfazione. Zero drop, ragazzi, è un termine che per quando tu fai la tua esibizione da gara senza fare errori, nel senso che quando c'è la differenza tra un'esibizione in un evento e una competizione. In una esibizione per un evento la maggior parte delle volte non fai errori perché fai movimenti che sono facili e movimenti che sai fare tranquillamente, quindi il tuo obiettivo è quello di fare un bello spettacolo e basta. In una gara, ovviamente, con una gara che ha un regolamento, tu ovviamente devi andare a soddisfare tantissimi punti e ovviamente tu porti all'estremo quello che sai fare in una gara per riuscire a prendere tutti i punti. E quindi nel 99% dei casi, da quello che arriva ultimo a quello che arriva primo, qualche errore lo fanno sempre. A me personalmente è capitato 2 volte di fare zero drop, però comunque quello che ti volevo dire è che quando tu fai zero drop, tu dici proprio, momento di Sailor Moon, fai il mio lavoro, qua è finito. Io il mio Esatto, l'ho fatto. esatto. Lasci le bottiglie così e te ne vai, grazie a tutti. Anche perché poi nell'ottica dei punteggi, se non fai drop, hai molto più probabilità di andare in alto con i punteggi, perché il drop ti penalizza tanto, perché ti abbassa le medie di quelle che sono le categorie di giudizi positivi, oltre a metterti la penalità. Vabbè, comunque avevo fatto zero drop, ero contentissimo e quello penso che fosse anche il frutto di tutto quello che mi allenavo, no? Quindi ho fatto tutto questo percorso, insomma, di gare dove mi sono divertito un casino, ho girato tantissimo. C'era una famiglia di flair bartender italiani che si muoveva ogni volta, che eravamo veramente tantissimi, c'erano delle competition anche all'estero, Tu hai piccole. vissuto la prima parte cioè tu hai vissuto la nascita fino a
Tu hai vissuto la nascita dell'Italian Flair Tour, che ne parlavo già in un'altra puntata, di quando si partiva a fine aprile e si stava in giro praticamente tutto maggio prima di partire tutti quanti a farsi la loro stagione, in cui praticamente questo gruppo di 30, 40, 50 Flair bartender partivano da Pordenone e arrivavano fino a Brindisi. L'Italian Flair Tour io sono stato uno dei creatori, perché io già lì organizzavo gare. Questa è un'altra cosa a cui volevo arrivare a parlare, del fatto dell'organizzazione delle gare, nel senso... Dilmelo tu, c'hai idea. Ok, vai, continua. Quindi, scusami, l'Italian Flair Tour si parlava di quel periodo in cui c'erano ancora il Mastro, Canova, il Bosco, tutti quelli lì di altissimo livello che giravano in Europa. In Europa c'era un sacco di gare, c'era in Olanda la IFL, c'era il Roadhouse tutti i mesi e comunque tutte le settimane ci sentivamo chi è che questa settimana viene con me in Bulgaria. Dico Bulgaria perché mi è venuto in mente quando sono stato con Melara. Chi è che viene in Lettonia? In Lettonia siamo andati 3-4 volte, abbiamo preso anche la camera insieme, mi avete chiuso fuori dalla camera. Ho ancora i video. Ancora i video, ecco, io ho dormito in corridoio quella sera, quindi ce me lo ricordo molto bene. Però vedi, queste cose qua, questi aneddoti qua, sono fighi da raccontare perché fanno parte di un percorso dove ci davamo tutti una mano, cioè era molto bello andare anche se sapevi che non ce l'avresti mai fatta, perché c'erano delle gare, per esempio la Lettonia, che noi andavamo ma sapevamo già che eravamo spacciati, cioè bisognava veramente che succedesse qualcosa di incredibile per riuscire a entrare in finale, perché guardavi la line-up, guardavi i nomi che c'erano e dicevi se arrivo quarantesimo mi do un 5 alto da solo. Sì, io l'unica cosa della Lettonia che l'ho fatta, tu penso che l'hai fatta 2 o 3 volte, io l'ho fatta 4 volte. L'unica cosa è che l'ho fatta sempre nel periodo in cui stavo crescendo. Non ho mai fatto la gara lì a Riga quando ero, diciamo, al top della mia crescita come Io flair al massimo bartender. l'ho fatta e sono rimasto fuori per uno. Passavano in 12, sono arrivato 13esimo, infatti un po' incazzato, però vabbè. È successo tante volte anche quello, restare fuori per un punto. Quello praticamente tutte le altre volte, quando non ero in finale ero fuori di un punto, vabbè. Compreso al Roadhouse, al mondiale, ero fuori di un punto, vabbè. E mi ricordo comunque la community che c'era, mi ricordo che andavamo più che altro per stare insieme, per divertirci, per scambiarci opinioni, ma perché magari passavano 2 mesi che non ti vedevi, ho mai visto questo, hai cambiato questo, guarda questo, ed era tutto uno scambio di idee, un aiutarsi, un volersi bene che ti dava la voglia e la grinta di andarci di nuovo, perché comunque fondamentalmente era una spesa perché spendevi soldi, era un perdere tempo sul lavoro, dover giustificare al tuo titolare che stai via anche sto mese, stai via 3 giorni. Genitori ovviamente che non è che concepivano e capivano cosa stavi facendo, perché comunque non è che porti a casa grandi risultati, sì, arrivi a casa con la coppa o arrivi a casa con l'attestato, la maglietta, magliette. Ne avevo più di 60 nell'armadio adesso. Sì, è una cosa comune a tutti i flair bartender del nostro periodo e quello prima, che praticamente abbiamo scatoloni di magliette piene, che all'inizio li tieni tutte esposte e poi dopo vanno a finire uno scatolone che non sai più dove metterle. Magliette, gadget, cose, ma perché all'epoca le aziende sponsorizzavano bene questo tipo di eventi qua, poi dopo la crisi del 2008 hanno un po' ridimensionato, diciamo, le cose, soprattutto all'estero, in Italia un po' dopo, però comunque si è ridimensionati. Vabbè, comunque dicevo, la cosa più bella di quel periodo lì che mi ricordo è appunto questi viaggi, La condivisione. mezze giornate in treno per andare in un paesino della Calabria che non sapevo neanche, non saprei neanche come si chiamava, dove c'era A Paola, a quella Paola. gara, siamo stati in treno un giorno per andarci, però era divertentissimo. Il giorno dopo bisognava andare a Brindisi. Figo, comunque, vabbè, questo diciamo che è l'asso temporale dal 2010 al 2013, ok? Che aspetta, 2009, avvicinati un pochino. scusami, Ok. 2009, 2013, ecco così. Poi nel 2013 mi sono rotto la gamba, ho fatto un disastro, sono dovuto star fermo per tanti mesi, però già lì avevo preso Flare Shop. Flare Ok, Shop, aspetta, arriviamo ok. a Greg. Adesso parliamo un attimo perché comunque hai fatto una cosa che non è comune a molti flair bartender, che nello stesso momento in cui tu comunque facevi la tua crescita personale a livello di bartender, perché comunque in tutto questo lasso di tempo immagino che tu comunque
comunque crescevi come bartender, nel senso di conoscenze, gestione e queste cose qua. In parallelo facevi le tue gare, però tu, a differenza di tantissimi altri, quello che ne ho parlato in uno dei miei canali social in questi giorni, è che tu ti sei anche molto adoperato e speso anche per organizzare competizioni. Sì, Quindi ti piacevano i viaggi, ti piacevano le gare e tutto quanto, però tu ti sei sì, molto impegnato in quegli anni in cui partecipavi anche ad organizzare le proprie gare. Non mi ricordo quante, ma 6, 7, 8 gare le avrei di organizzate tu più. nelle tue zone. Sì, allora, beh, no, allora, la prima è stata Salice Terme. Ok, io Eravamo, lì non c'ero. era il 2009, 11 penso. 10, no, l'ho fatta due volte là. 9, 2010, non mi ricordo. Insomma, lavoravo a Salice Terme, Dov'è quindi Salice Terme che sono provincia ignorante? di Pavia, ma Alessandria, Pavia lì in mezzo, adesso non mi ricordo di preciso. Con Davide Bilotta, che era un altro flair bartender che adesso vive, credo, a Londra, Davide Bilotta era quello sardo. quello sardo. Ah, Davide Bilotta, sai cosa? Me lo ricordo. Ho fatto un casino con i microfoni, ecco, lo faccio 2 o 3 volte a puntata, scusate. Davide Pilotta, quel ragazzo, me lo ricordo perché una volta doveva darti dei soldi e me li aveva dati a me perché io andavo a Londra a fare il Roadhouse, non so se ti ricordi. E mi ricordo sta cosa che lui prima cosa era a Londra, parlava inglese abbastanza bene, ma italiano non lo parlava. Parla sardo? Parlava sardo e basta. E mi ricordo che mi doveva dare, non so quando, non mi ricordo quanto ti doveva dare, e comunque mi dai soldi, mi dà un pugno di soldi. Che vi ricorda che mi fa quanto ti devo dare? Io gli dico quanto ti devo, e lui mette la mano in tasca, mi dà un pugno di soldi così, faccio cos'è sta roba? E mi fa vanno bene, tieni pure il resto, tutto in sardo, e praticamente erano i soldi e Sì, tutti ma quanti, erano degli erano, scontrini rovinati praticamente questi soldi. erano dei tin che gli avevamo mandato a Londra con Flare Shop, sì, sì. Vabbè, Comunque organizzi ero sta a gara. Salice Terme con Davide Bilotta e c'era la Nine Bar di Andrea Lattuada che gestiva questo locale, noi praticamente eravamo i bartender, il locale si chiamava Las Vegas, richiamava un po' il mood Las Vegas, tant'è che il banco bar aveva una roulette e un tavolo da blackjack. In una station c'era il tavolo da blackjack, in una station c'era la No, roulette. come Las Vegas. E quindi tu potevi parlare con me e giocare con me. Quindi giocavi le fiche erano consumazioni, insomma, vabbè, era un po' per intrattenere il pubblico e facevamo flair. E lì avevano detto, dai che organizziamo una gara, il posto era fighissimo, c'era la scuola che ci supportava, c'erano già gli sponsor pronti e quindi abbiamo fatto la Salice Terme Flair Open. Il primo anno è stato carino perché abbiamo fatto una trentina di competitor, abbastanza semplice. Il secondo anno ci è esplosa in mano. Aveva vinto Canova il primo anno. No, Canova era in giuria, era già in giuria. Ah, sì, perché lui si era fermato nel Sì. 2010. Penso che avesse vinto Bosco No, allora. una l'ha vinta Rodrigo, l'altra Luca Valentin, mi sembra. Non mi ricordo che aveva vinto Bosco. Allora Bosco forse. Ma che ti Bosco. sbagli con l'Italian Fair Open? Non lo so, mi ricordo però che un Salice aveva vinto Bosco perché Salice Terme fa parte di quelle gare che erano nel periodo in cui io mi allenavo tanto però ancora non avevo iniziato. Quindi Salice Terme era una di quelle gare di cui io avevo guardato tutti i video perché stavo proprio imparando in quel periodo. Comunque, facciamo questa gara. Adesso sono ricordi un po' sbiaditi. La prima annata è andata benino, c'era Daniele Arcello che ha fatto spettacolo, mi ricordo. E il secondo anno ci esplode in mano, cosa facciamo? Abbiamo fatto sta gara di 2 giorni. Quindi il primo giorno le qualifiche in un locale, la finale il giorno dopo la sera in un altro locale, però durante la giornata del secondo giorno un'attività in una piscina. Avevamo fatto un cinema pazzesco, e c'erano grandi nomi perché era una gara estiva ed estate non c'era niente, le gare erano tutte a ridosso del Roadhouse, quindi verso novembre e durante il periodo invernale. D'estate era difficile, noi l'avevamo fatta subito dopo Ferragosto, quindi anche quelli che facevano le stagioni si sono trovati un po' in complicanza, ma era talmente figo, eravamo talmente un gruppo affiatato che avevamo fatto 70 competitor, ma con grandi nomi, è stato fighissimo. E quindi facciamo questa gara e lì dico, non è che funziona sta cosa di organizzare le gare, cioè ovviamente era completamente a titolo a gratis, perché noi non ci guadagnavamo assolutamente niente, perché quei piccoli soldi che tiravamo su dagli sponsor o dalle iscrizioni o da quello che era andava a coprire tutte quelle che sono le spese per organizzare una gara. Chi le ha organizzate lo sa meglio di me, costa tantissimo. Perché comunque in quel periodo lì non era come adesso che il montepremi è 1000 euro diviso i primi tre. No, prima era 5K.
Il primo Il primo adesso era sono 5.000. numeri improponibili, che perché nelle gare di Flair adesso il primo vince 700-800 euro, poi il secondo 200 e il No, terzo 100 euro, una cosa così grosso modo. Lì ma invece, Salice prendevi i soldi fino al decimo, ma il decimo si copriva le spese bene, mi sembra il decimo prendeva 300 euro. Comunque erano bei soldini, insomma. Ma era tutto un pagare quello che uno si allenava, anche perché arrivava gente da mezzo pianeta, quindi sono arrivati dal Giappone, è venuto giù Toru dal Giappone. e a livello di, perché è una problematica che vedo molto grande nelle competizioni di oggi, a livello di pubblico, come era la Allora, risposta? noi l'abbiamo fatta appunto perché il locale già si parlava di Flair, perché noi avevamo questo locale a Las Vegas, vedevano noi fare Flair tutte le sere, quindi era già pompata l'idea. In più il locale era di rimpettaio a un pub che era frequentatissimo, ma era proprio una cosa mostruosa, c'era migliaia di persone a sera ed il titolare era sempre uno. Quindi quando lui ha pubblicizzato questa cosa sul Las Vegas che avremmo fatto, la gente del pub ha attraversato la strada, ma ci siamo trovati Quindi, davanti un pubblico enorme, sembrava un concerto. E, scusa, ti interrompo. Quindi, ma credo che se si va indietro su Facebook, potevo portarti le foto, non ci ho neanche pensato. Se si va indietro su Facebook, o magari se qualcuno ce le ha, di sicuro Arcello, comunque il Bilotta, questa gente qua, se andate a vedere sui profili sicuramente viene fuori, c'erano proprio sta marea di teste, era una cosa ok, bellissima. ti volevo arrivare a chiedere, quindi perché oggi quello che viene da dire vedendo una gara di Flair da fuori è che è organizzata per i bartender, è un momento di condivisione, sì, per i Flair bartender, la gara la fanno e se la guardano loro, nel senso, alla fine il pubblico della gara sono i competitor, dico, e non è un evento che porta qualcosa, capito? Le gare di adesso purtroppo. Dico, invece, la risposta che avevi tu in questo locale era che era un bel evento per il locale, era una Sì, bella serata, c'era una sì, cosa sì, sì, organizzata sì. bene. Beh, ma tu considera che le gare una volta, cioè, scusami, pensa al Roadhouse. Il Roadhouse era tutte le domeniche, cioè, scusami, una domenica al mese, scusami, 2 domeniche al mese perché una era solo per gli UK, e il London Post gli faceva l'articolo. Cioè, sul giornale principale di Londra veniva fuori l'articolo con chi aveva vinto la Però gara. Cioè, Roadhouse magari lo rapporto di più a come quando poi avete fatto il Lollapalooza, che è un locale che fa già le sue serate a tema ogni sera, sì, quindi ha sempre la gente ce l'ha di suo già, perciò è sì, già più però facile. Però tu che organizzi un evento così che è diverso dal solito, dico la risposta comunque del pubblico c'era. Gente c'era a vedere la gara. sì, 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 sì. Ma le gare sono state seguitissime fino a, credo, al 2014-15, ho sempre visto una bella risonanza. Poi dopo magari, perché c'è stato uno stallo, secondo me, dove si sono un po' fermate le gare, ce n'erano sempre meno, adesso sono un po' ripartite, quindi bisogna forse un po' riabituare anche la gente a quello che è questo tipo di comunicazione e soprattutto convincere le aziende a seguire questo tipo di ottica, ma bisogna farlo con un po' più di serietà. Perché le gare di adesso, secondo me, tante volte sono Se un po' poi raffazzonate. Io sto vedendo un po'. Un lavoro fatto così fa solo lei dell'immagine del mondo del flair, che invece una volta era molto più attiva. Vabbè, questo è un ma questo è un discorso, pensiero mio che dopo non sì, voglio dire. è un discorso fatto e rifatto che io faccio anche ai ragazzi che organizzano e che partecipano alle gare di oggi, che dico che l'evento deve essere una cosa a cui, tipo tu adesso lavori per un'azienda, ok? Arriveremo a parlare di quello che fai, come, perché, però dico tu magari, come ne ho parlato anche con altre persone prima di te, a questo podcast, tu magari adesso una gara la guardi dall'occhio di, ovviamente un flare bartender perché un flare bartender lo sarai sempre, perciò magari se tipo non c'è la flare room dici cavolo però non c'è la flare room, però ci pensi fino a un certo punto. Però tu comunque brand ambassador comunque rappresenti un'azienda Certo. dentro di te tu dici, questa cosa l'ho già detta uguale in un'altra puntata, tu dici, gli do 2000 euro per fare sta gara, gli spendo i soldi per farmi il banner, spendo i soldi in prodotti che gli do per fare il mio drink e questa è l'immagine o questi 2000 euro li do a Carmine che mi segue per 3 mesi il prodotto e mi porta un altro tipo di risultato, capito? Questo è poi quello a cui ti trovi quello a cui ti trovi a cui devi scegliere tu, o no? Certo.
Più che altro perché non c'è mai un progetto che sia veramente percorribile, però magari parliamone dopo, insomma. Ok. E Anche vabbè, perché cioè nel senso non è che voglio insegnare a qualcuno o a dire beh ma se fate una gara in quel modo forse possiamo intervenire, perché non sarà mai vero. È proprio questo mondo qua che va un attimo ridimensionato. Però è un po', insomma, andiamo avanti lo sulla. affrontiamo dopo. Vai, vai. E comunque, se tu organizzi questo Salice Terme, Sì. l'anno dopo diventa una bomba e Esplode, sì. inizi, e comunque hai fatto un tuo percorso di organizzazione di gare. Sì, allora con Salice Terme, che è nata in estate, eh, scusami, mi ricordo che venne a quella gara Chicco Greco e c'erano i ragazzi di Bologna così, e gli anni dopo poi venne fuori, ma dai che la faccio anch'io una gara così, ma dai che la faccio anch'io, e nasce un po' così l'Italian Flair Tour. Partiva da Bologna, andava poi a Gaeta, Brindisi, alle volte si è andati fino in Calabria. C'è stato un anno che siamo partiti da Verona, che l'avevamo organizzata da Verona, Noi siamo quindi partiti da Pordenone. siamo partiti da Pordenone con Federico Cremasco, mi ricordo, sì. Insomma, c'è stato un po' questa cosa che ritorna sul discorso dei viaggi. Ecco, lì cercavo sempre di essere partecipe organizzandone una. Comunque, diciamo che tra Salice Terme e quando mi sono rotto la gamba nel 2013 facevo un po' una po' l'altra. Un'altra cosa che sono riuscito a fare dagli ultimi 2 anni, diciamo prima di farmi del male, era anche provare a fare la giuria, perché tante volte uno si trova a fare la gara, leggere un regolamento, leggere uno scoring system, ma non sapere come interpretarlo, perché leggere un regolamento che ti spiega cosa sia la difficoltà piuttosto che l'originalità, piuttosto che lo smoothness, e avere un parametro da 0,50 che era il punteggio che si attribuiva, è come faccio io a capire quanto valgo in base a come mi è piaciuto il giudice. Invece ci sono delle cose, ci sono degli schemini che si possono fare dove sei abbastanza matematico, ovviamente su certe cose c'è anche l'impronta, diciamo, della personalità. Allora volevo capire queste cose, mi sono messo a fare un po' di giurie. Nel frattempo la mia carriera, diciamo, da flair bartender andava un po' in discesa, perché incominciavo ad avere sempre più impegni lavorativi. Mi piaceva un po' di più, forse mi avrei voluto fare la parte del giudice, fare la parte dell'organizzatore. La ciliegina sulla torta ce l'ha messa il fatto, appunto, che mi sono rotto sta cacchio di gamba, che l'abbiamo detto 3 volte, che sono dovuto star fermo, e da lì in poi non ho più ripreso. Quindi ho tenuto sempre la corrente, il filone di pensiero sul mondo del bar, ma ovviamente ho dovuto appendere la Flair Bottle al chiodo. Lì però avevo già il mio piccolo know-how di quello che è giudicare e organizzare le gare. Vengo contattato sempre più spesso per fare giurie, tant'è che ho giudicato anche il Roadhouse nel 2014, e da lì in poi, insomma, incomincio a essere sempre più chiamato. L'Italian Flair Tour, incomincio a fare il giudice di tutte le tappe. Grande, ci metti la pubblicità quando bevo? Grande. Così non ti si vede È mentre bevi. improvvisata la pubblicità, mi stavo soffocando, grazie Carmine. E quindi giurie all'estero, organizzazione, fino a che, diciamo, la più bella, la più carina che abbiamo organizzato è sicuramente stata Lollapalooza, dove noi facevamo una gara stile Roadhouse, quindi una qualificazione a tappe durante l'anno. Che Lollapalooza l'hai organizzata per un anno intero. Lollapalooza di più. Allora, l'aveva ripresa in mano Matteo Melara per un anno, mi sembra, l'ha fatto. Primo anno l'ha fatto Melano. Primo anno l'ha fatto Melara. Dopo lui non riusciva più a seguirla, l'ho seguita io e l'ho tenuta per 3 anni. E dopodiché la ripresa, mi sembra, Melara con Flair Academy, non vorrei dire l'ultimo anno l'hanno fatto loro, perché io non riuscivo più a seguirla io, non mi ricordo per quale motivo. So che io comunque 3 anni li ho fatti nell'Ullapalooza, ed era figo perché era molto intelligente come cosa, perché avevamo lo stesso praticamente regolamento WAFA del Roadhouse, perché la WFA a un certo punto, quando ha preso in mano anche Roadhouse, aveva un po' schematizzato un regolamento abbastanza intelligente e soprattutto molto easy da comprendere. Avevamo utilizzato lo stesso schema, utilizzavamo più o meno le stesse date a ridosso del Roadhouse, in modo che se un competitor doveva partire dall'America piuttosto che dal Giappone, piuttosto che farsi viaggi come
quel ragazzo siberiano che ha fatto 5 giorni di treno per venire, perché abita non so in che paese della Siberia, e quando ci ha raccontato che ha fatto 5 giorni di treno, sono rimasto allibito. Beh, quella è sicuramente voglia di fare e consapevolezza. Comunque, facendo così, un competitor dall'estero poteva poi fare Milano-Londra con 19 euro con la Ryanair, c'era il volo, Si e faceva venerdì a Milano e domenica a Londra. faceva il venerdì a Milano e noi facevamo il venerdì, sì, non mi ricordo, vabbè. Venerdì, e anche la World Final, quindi anche lo schema di qualifica era più o meno uguale, quindi i primi 3 competitor della tappa si qualificavano per la World Final di fine anno, e anche la World Final era a ridosso della World Final del Roadhouse, quindi noi avevamo praticamente le stesse line-up del Roadhouse, e questo era fighissimo. Ovviamente non abbiamo fatto per andare in contrasto al Roadhouse, anzi per aiutarli, perché anche all'epoca Oliver Pluck, che organizzava, era molto contento, tant'è che ci ha invitati anche su a Londra a fare Sì, giuria. c'erano anche degli scambi, nel senso che chiamavi anche lui a fare giuria. Sì, sì, dopo io chiamavo lui, certo, sì, ho chiamato lui un bel po' di volte, e veniva giù con Marco Bernardi, ex Flair bartender anche lui, venivano giù, poi quando venivano giù dall'Inghilterra venivano giù anche pezzi da 90, insomma, a fare la gara, quindi era anche figo, cioè divertente. Ogni gara era una scuola, perché ogni volta li vedevi, ti racconto questa. Limelight 2007, 2008, 2007, quando ho fatto quella gara Ok, che... Limelight è una gara, ok. No, no, la Limelight è un locale di Milano, non so se esiste ancora. C'era la Sky Vodka Competition, dove io ero stato qualificato perché gli altri avevano sbagliato il drink, ero passato nei 4, dopo sono arrivato ultimo. E vado a fare sta finale, arrivo sto Limelight, io comunque il flare che avevo visto fino a quel momento lì, sì, era un bel flare, ma non niente, cioè non avevo mai visto uno che si ferma la bottiglia sul gomito. E insomma, arrivo a sto Limelight e c'era sta scaletta d'accesso esterna, tipo quelle antifuoco, lì come si dice, dove c'era sto tipo che praticamente appoggiato alla scaletta antincendio fuori, lancia la bottiglia, la ferma sul gomito, ma sotto c'era il vuoto e le macchine parcheggiate. Ho detto, ma questo, cioè, ce la fa? Cioè, se gli cade, che un movimento del genere, ho detto 9 su 10 ti cade, cioè è impossibile che tu lo fai. Invece preciso, pan così, dopo scopro essere Sebastian Ogovic. Ne parliamo nella puntata del mastro di questo Sebastiano. Sebastian Ogovic, allora ho detto, ok, quando l'ho visto fare flare, sono rimasto stranito da 2 cose, perché io l'avevo visto fuori che fa sta cosa, lo ferma, e per me era allucinante. Allora dico, voglio vederlo. Va in stage Sebastian Ogovic, inizia uno schifo. Working flare, uno schifo. Cioè, io, la mia routine di working flare da appena arrivato era uguale o migliore. E ho detto, ma cos'è sta roba? Poi inizia l'exhibition flare e ho detto, ah, ok, scusa, cioè, tanta roba. Perché loro si allenavano tantissimo solo quello, no? Il working flare era magari una cosa un po' più accessoria. Dopo è stato necessario fare working flare perché i regolamenti sono cambiati. Però all'epoca potevi ripresentarti quasi con le bottiglie vuote, che andava bene. Vabbè, parentesi di questa cosa, finisce lì. Dicevamo, gare, Lollapalooza. Abbiamo organizzato Lollapalooza per un bel po', fino a che, diciamo, nel frattempo, però nel 2012 avevo preso Flare Shop Sì, io. quello te lo domandavo io tra un attimo, comunque Ok. finisci pure di dire Lula. Lollapalooza, basta, è stata una bellissima esperienza, abbiamo fatto grandi nomi, abbiamo fatto grandi cose, anche su Milano comunque avevamo un bel pubblico, perché poi la cosa bella era che i vari competitor italiani soprattutto si portavano le curve, come lo stadio, perché c'erano dei momenti in cui gareggiava qualcuno e esplodeva il locale perché aveva tutti i suoi amici dietro, e quindi c'erano le varie tifoserie che si facevano il tifo, ed era fighissimo perché... Era bello eh, perché avevi nel senso, tu come organizzatore avevi comunque una bella offerta da poter dare, perché comunque facevi fare una gara in un locale a Corso Como. sì. Comunque eravamo a Milano, perciò era un problema che c'è spesso stato nelle gare, che di solito l'organizzatore lo organizza vicino a casa sua e magari si è organizzata nei paesi o nei locali, però lì, essendo In Porta Garibaldi. in Porta Garibaldi, hotel e B&B sono tutti attaccati, c'è tutto, siamo a Milano, e anche uno che viene dall'America, Giappone, Argentina, Stati Uniti, da ovunque arriva, comunque viene a Milano, perciò Lì era, abbiamo era fatto bello tutto il offrire. mondo, eh. Lì abbiamo fatto tutto il mondo, cioè non ce n'è.
tutti quelli che erano operativi in quegli anni l'hanno passato il Lollapalooza. Eh, ed era bello, era proprio un bel momento, bei ricordi. C'è una bella foto dove facciamo il selfie con dietro tutto il pubblico e c'è tutto sto canale di teste. Eh sì, me lo ricordo. Secondo me tanta gente da quelle serate lì si è emozionata, è diventata bartender probabilmente ai giorni d'oggi, starà facendo bar in qualche locale. Sicuramente sì, avremmo ispirato centinaia di persone in quegli anni. Sì, sì. E parallelamente, ok, Quindi intanto che bevi, parallelamente a questo tuo organizzare le gare e diciamo partecipare da flair bartender e giudice, tramite Matteo Esposto, tu che poi ne abbiamo parlato anche nella puntata di Matteo, abbiamo parlato di te, non so se l'hai vista, e decidi comunque, oltre che avere una crescita, ovviamente tu come bartender e come, diciamo, organizzatore di gare e gestore di locali o cose varie, hai deciso di intraprendere anche una via imprenditoriale sì, in questo settore. sì. E tramite Matteo iniziava con i suoi, faccio una prefazione io, Matteo iniziava con i suoi progetti, diciamo più di cambiamento che lo portavano a non poter più gestire quello che era un e-commerce, che comunque era una bella realtà e gli fruttava bene. E io mi ricordo che ancora io e te non ci conoscevamo tanto bene, diciamo che abbiamo iniziato ad avere un buon rapporto, a conoscerci bene come amici dopo che tu hai preso il sito, anche se già ci conoscevamo, e decidi di rilevare questa attività, di rilevare Sì, questa azienda da Matteo Esposto. sì, sì. 12 luglio Raccontami, 2012. raccontami prima cosa come sei arrivato a pensarci, perché, e poi vabbè, raccontami la storia. Allora, Cioè, come ci da sono cosa nasce? arrivato non me lo ricordo, però mi ricordo che in quel periodo lì io ero a una scelta. Scusa che mi ha fatto mangiare la pizza Carmine in 10 minuti perché eravamo in ritardo e adesso è qua che ogni tanto si fa sentire. Però trattengo. Allora, era il 2012, io ero a un impasse, quindi avevo fatto parallelamente, diciamo, a tutto quello che è il mondo delle gare, delle organizzazioni, di tutto quello che gira intorno al mondo del flair, facevo anche il bartender, cioè lavoravo, non è che mi mantenevo di quello. E ero arrivato a un punto dove volevo capire cosa avrei fatto da grande, quindi mi apro un mio bar, faccio una scuola, cosa faccio? Perché l'università del bar finisce lì, dopo uno deve fare una scelta, no? E Matteo ci sentivamo spesso perché col discorso di organizzare le gare lo chiamavo in giuria, mi faceva lo sponsor, quindi eravamo molto in stretto contatto, fino a che viene fuori, non mi ricordo in che modo sinceramente, il discorso di vendere Flare Shop e gli ho detto guarda io ho intenzione di fare un upgrade di carriera, quindi mi starebbe bene prenderlo io in gestione. Era comunque un momento in cui tu, sia partecipando alle gare Sì, e anche organizzandole, in cui cioè la tua popolarità e le persone sì, materialmente che sì. conoscevi erano veramente Sì, tante, sì. quindi conoscevi tante persone. Ma infatti quella è stata una scelta appunto anche dettata da questo, perché ho detto se mi apro un bar in paese da me va bene, ho i miei amici e probabilmente ci rimetto perché gli offro da bere. Se invece vado avanti con questo percorso qua, essendo che già organizzavo gare in Italia, eravamo in giuria in tutta Italia, nelle varie scuole ci conoscevamo, avevo già un po' più di porte aperte per fare un percorso di vendita come Flare Shop e di entrare diciamo anche operativamente nelle varie strutture, nei vari locali. Infatti quando ho preso i Flare Shop subito salì di scalino perché Matteo, non essendo a priori già conosciuto, ma si è fatto conoscere con Flare Shop, era arrivato a un certo livello. Io invece ho aperto quelle ultime porte che mancavano e la cosa ha funzionato, la cosa era molto interessante. Dopo, vabbè, nello stesso periodo ovviamente si sono aperte altre attività, Sì, sì, altre... che poi ne parliamo. Diciamo però che questo passaggio non è stata una roba veloce, non è che avete parlato, te lo rilevo io, tieni, No, dammi. beh, ci è Cioè, voluto qualche mese. siete stati, mi ricordo che tu sei stato tipo 10-15 giorni a casa sua in Puglia, una Sì, roba del genere. allora il discorso è durato, vabbè, tutta la trattativa è durata qualche mese e io sono stato 10 giorni giù da lui che operativamente capivo perché insomma era anche un po' l'albore dell'e-commerce, quindi fisicamente come fare a creare un pacco e mandarlo, hai capito? Sì, stiamo parlando di un Quindi periodo come ne ho parlato poi nella puntata con Matteo, in cui lui che ha raccontato di quando lui ha aperto nel 2008, la gente non aveva la Postepay,
la gente, Striscia la Notizia Ah, diceva di non comprare online, sì. comunque stiamo parlando, quando l'hai rilevato tu era un altro periodo, però comunque l'acquisto online non era Non era ancora così ancora, forte come no, adesso. infatti il sito lavorava, però lavoravo molto di più io, nel senso che la gente mi chiamava, facevo io fisicamente al telefono la preparazione perché c'era ancora un po' di non fiducia nell'online, tant'è che cioè, appunto era un po' più complesso. Adesso si compra tutto online, adesso è l'ultimo dei pensieri comprare online, invece all'epoca insomma era un po' un casino. Noi tra l'altro eravamo già strutturati per garantire la spedizione in 24 ore, che era una cosa che neanche l'Amazon dell'epoca lo faceva, invece noi come ci arrivava l'ordine, entro le 6 di pomeriggio ci arrivava l'ordine, il giorno dopo era a casa tua. Infatti mi ricordo che nella storia di Flare Shop, di più nella tua storia di Flare Shop che in quella di Matteo, perché diciamo che io sono diventato, tra virgolette, importante quando ce l'avevi tu, perciò magari il grosso del mio contributo a Flare Shop io l'ho dato quando ce l'avevi tu. Però mi ricordo che una cosa che veramente lo differenziava dagli altri, perché poi quando Matteo l'ha dato, tu l'hai rilevato da Matteo, però Matteo per la maggior parte del tempo è sempre stato unico nel settore. Mm. Invece tu hai dovuto affrontare la problematica della concorrenza. Ma che alla fine non è stata una problematica, perché ti Però, stavo dicendo prima. sì, però quello che dico io, tu hai avuto questa cosa della concorrenza e io mi ricordo che a differenza di tutti gli altri, io ero sicuro che dicevo, guarda, ti do il contatto, se lo ordini oggi entro mezzogiorno, domani ce l'hai. E ovunque, da qualsiasi angolo dell'Italia, a parte le isole, il giorno dopo ce l'avevi. Fede, mandami questo. Ok, il giorno dopo mi arrivava in magazzino, lì pronto, subito. Sì, sì, quello era la nostra forza, ma perché eravamo già ormai rodati e quindi eravamo abbastanza pronti. Io stavo in magazzino fino alle 3 del pomeriggio perché sapevo che qualcuno mi chiamava, ero lì giù, che già pronto a fare il pacco. Comunque, dopo nascono altri e-commerce, però in realtà sono sempre stati derivati di altre cose, tipo la scuola che si apre l'e-commerce, il bar che si apre l'e-commerce, e quindi non la seguivano, mentre io facevo solo quello. Quindi seguendola in maniera superficiale facevano danni. Allora, ogni tanto mi portavano via un cliente, ma dopo qualche mese questo cliente tornava e mi diceva: Ascolta, Fede, mi mandi tu i TIN perché qua non ne vengo fuori. Perché quello che, come mi sono trovato a dire con Matteo, quello che dava la forza a Flare Shop, con cui all'inizio mi ricordo che, sai, quando, quel periodo in cui io da Brescia tornavo a casa dei miei genitori e mi fermavo sempre a Verona da te, che magari cenavamo insieme, cose varie, e questa cosa qua succedeva nel periodo in cui tu avevi appreso da poco Flare Shop e ti ritrovavi a dover seguire a dover seguire le vendite o i clienti umanamente. Mi ricordo che inizialmente non era stato tanto facile per te No. il fatto di, perché tipo devo ordinare un TIN, ma quanto, e da lì perché come il pacchetto clienti con Matteo si era abituato che io faccio un ordine di due shaker, che quanto sarà stato 12 euro, Ah, 13 non mi euro, quello ricordo. che era. Io ti ordino due shaker, per quei due shaker ti contatto su Facebook, mi dai il tuo numero, ti telefono e ti chiedo, ma pesano tutte e due 110 grammi? Ma Sì, hanno la circonferenza di, ma sei sicuro? Ma mi arrivano per domani? no. E tipo tutte cose che Matteo aveva abituato i suoi clienti ad avere. Sì, sì, non ti preoccupare, con tutta la spiegazione. E mi ricordo che eravamo a cena io e te, saranno state le 10:30 di sera e mi ricordo che metti giù il telefono che ti continuava a squillare e mi dici ma è possibile che questo mi chiama per chiedermi quanto pesa il tin? Se pesa lo stesso, no? E vi ricordo che all'inizio umanamente per te era Sì. difficile mantenere questo rapporto. Ma perché io dicevo, se tu arrivi a Flare Shop e fai un ordine su Flare Shop, vuol dire che da qualche parte l'hai trovato perché non è il primo sito che ti si apre. Quindi vuol dire che tu sai di cosa stai parlando, vuol dire che tu hai fatto un corso perché noi collaboravamo con tantissime scuole, quelle più forti credo tutte, adesso non mi ricordo. Quindi qualcuno ti ha insegnato le basi di questo mondo, ma io mi ricordo uno che mi ha chiamato, mi ha chiesto se il TIN e l'Alf TIN sono fatti per shakerare. E io ho detto, ascolta, sono due vasi per i fiori, volevo dirgli. Tu compri due piantine, le metti dentro e te li metti sul davanzale. Cioè, mi facevano delle domande che erano veramente assurde. Poi il mio livello di sopportazione era abbastanza limitato perché comunque il telefono continuava a suonare e le mail continuavano ad arrivare. Per essere veloci vuol dire che tu non puoi perdere tempo. Perché Perché poi il bartender, scusa ti interrompo, questa è una cosa in cui mi sono ritrovato io tanto
Adesso corsi li faccio uguale, però diciamo che me la posso gestire meglio. All'inizio quando diciamo stavo in quel periodo di 4-5 anni fa, quando stavo iniziando a fare tanti corsi io a scuola, mi ricordo che io la maggior parte dei corsi li chiudevo alle 3 di notte, alle 4 di notte, perché il bartender, prima cosa, non si fa problemi a scriverti, ai tempi di Facebook magari, e però ti chiama, perché poi gli orari dei bartender sono Sì. quelli là, quindi non ti chiamava mai nessuno la mattina. Ti chiamavano tardo pomeriggio, ti chiamavano la sera, ti No, chiamavano la notte. dipende, no, avevo cioè alla fine poi erano cicliche. La mattina erano le scuole, perché le scuole alle 9 di mattina ti chiamavano. Magari io comunque quando avevo Flare Shop facevo le serate a lavorare, cioè se mi capitava di fare qualche serata in un bar io le facevo, cioè anche perché comunque in partita IVA facevo la mia prestazione, e, insomma andava bene, anche perché il bar mi è sempre piaciuto e mi mancava anche. Sì, eri E, come me adesso, anch'io eh, lavoro sempre nel weekend in un locale, ma perché a me piace, mi diverto, Hai cioè, capito? sì. E quindi magari delle volte lavoravi e il bartender ti chiama anche la domenica, oppure le scuole ti chiamano alle 9 di mattina e ti dicono: Ciao Fede, ascolta, allora sta settimana c'ho i corsi, mi mandi 20 shaker, 20 bottiglie per ieri. Cioè, perché poi non c'erano, loro erano di corsissima, non si erano organizzati. Io magari quella volta che li avevo finiti, perché poi capitava che ti arrivano tutti gli ordini, perché è sempre così, ma su tutte le cose, no? Se ti serve, se hai 100 cose, te ne manca una, ti chiedono quella. Cioè è sempre così, no? E quindi capitavano queste cose qua. Poi all'epoca, che parlo dell'epoca, che alla fine è l'altro ieri, non è che sia l'epoca, i corrieri non erano strutturati come oggi, perché adesso Amazon gli ha dato una bella drizzata a tutti i corrieri, ma DHL e compagni e TNT si facevano pagare come se fossero i camion di Cartier. Ma avere un E accordo del genere, perché mi ricordo che Flashshop utilizzava TNT, TNT perché aveva. io infatti dicevo sempre che TNT erano i migliori, ma avere un accordo del genere con TNT, quanto costava? Cioè, tipo, Dipende da quante consegne. tu pagavi a spedizione o A avevi un spedizione. servizio mensile? No, io pagavo a spedizione, che poi alla fine pagava il cliente, però avevo il ritiro obbligatorio. Quindi praticamente il corriere, senza che cioè, tu quando spedisci un pacco devi fare la lettera di vettura e chiamare il corriere. Invece io avevo il corriere che tutti i giorni a quell'ora passava. Non dovevo dirgli niente, lui già passava, io avevo già le lettere di vettura pronte e gliele caricavo. E il problema è che dell'e-commerce è che il corriere sa che ti apri i coglioni, perché senza di lui tu non lavori. E quindi detta lui le regole. Cioè io quando mi lamentavo che chiamavo il customer service della TNT, mettevano in attesa fino a che non mi rompevo le scatole e mettevo giù, perché tanto lo sanno che non vado da nessuna parte. Anche perché loro sono contratti vincolanti, sono contratti che devi rispettare e quindi niente, sei vittima dei corrieri. Adesso le cose sono sicuramente cambiate, all'epoca era un po' più un casino. Vabbè, comunque, Flare Shop, Parlavamo delle scuole che ti contattano la mattina. sì, i bartender a qualsiasi ora. Bartender soprattutto ora di cena, ma perché probabilmente o staccano o hanno quella pausa, loro magari sai cosa fanno? Arrivano al locale, sistemano il locale, si accorgono che manca qualcosa, mentre mangiano ti chiamano, però stai mangiando pure tu. E quindi va bene, apri il computer, sì, ok, te lo inserisco, va bene, e spedisci. Perché poi non si poteva ancora neanche fare tutto col telefono come adesso. Beh, no, nel 2012 no, non c'era le prime app serie sono Comunque dovevi uscite. avere il computer sempre a portata di mano. Sì, 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 dovevi farlo col computer, anche col computer comunque il sito erano un po' più lenti, cioè alla fine i bartender che mi conoscevano, che praticamente erano tutti, perché chiunque dopo che aveva fatto un ordine, poi ci scambiavamo magari dei commenti, si finiva magari a chiacchierare un po' del più e del meno e si diventava amici. E quindi tante volte il primo ordine lo facevano sul sito, il secondo ordine mi chiamavano. Infatti E là, quello quindi, che volevo arrivare a chiederti, che poi, come poi ho sempre fatto anche io, la maggior parte della clientela poi non passava più dal sito. no, no, ma infatti se guardavi le visite del sito, io ogni tanto lo sponsorizzavo su Google per farlo vedere, perché tante volte io facevo giornate dove il sito non ne veniva visitato, però partivano 10-12 pacchi, perché comunque era gente che ormai, gente che c'è chi addirittura mi mandava su WhatsApp l'ordine, ma senza neanche intestazione né niente, perché tanto ce l'hai già, sai già chi sono.
Sì, come facevo io. Tipo te, esatto. No, tu mi mandavi, mi sa, i vocali, può essere che mi mandavi i vocali. No, difficile che mandassi io i vocali. Io però mi ricordo che No, ma forse non c'erano neanche ancora i vocali, no? Mi ricordo comunque questi messaggi che ho scritto tra di questo, tra di questo, tra di questo per domani. Vabbè. Ciao, rispondevo. Anch'io sto eh, bene, tu? no, però mi ricordo soprattutto magari per quando, perché io se ti mandavo una lista comunque ti mandavo sempre qualcosa di importante, perciò magari facevi un prezzo dedicato o Sì, una sì, cosa del sì. genere, cose Beh, ma varie. tu hai sempre seguito bene Flare Shop, sei stato anche un bel PR, quindi, cioè, E vabbè, a parte questo, raccontami un po' com'è andata con Flash Shop, quindi parallelamente al Flare resto che Shop facevi. mi ha dato la possibilità, allora, già avevamo coltivato un sacco di contatti in Italia con discorso gare, Flare, eccetera, eccetera. Con Flare Shop. A livello economico, non dico all'inizio, non dico a metà, non dico alla fine, dico in generale, dall'inizio No, alla fine, a andava livello bene. economico ne valeva la Sì, sì, pena? sì, andava bene. Diciamo che io sono anche uno che un po' li spende, nel senso, cioè, non è che li metto No, no, lì. io parlo di attività in sé, dico ne vale Ci la pena. vivevi bene, ti veniva fuori un bello stipendio. Non mi va di quantificarlo, però ci veniva fuori un bello stipendio. Ti ci compri la macchina, ci vivi da solo e poi era tutto in crescita perché comunque ogni anno era in più. Ok, non c'è mai stato in meno, quindi tu considera che da quando, quando c'era Matteo, Flare Shop vendeva cose da Flare, quindi la bottiglia di Sì, Flare, il mi tin. ricordo che lui aveva 15-16 Esatto. 15-16 cose. Tu ne avevi inserite tipo 200 in più, una roba Sì, del genere. io avevo inserito perché la mixology, diciamo, era diventata più accessibile. Perché c'era stata quell'incontro tra Mixology e Flare, e quindi tu hai dovuto Implementarla, sì. Ma implementare. allora, diciamo che il core business di Flare Shop erano i locali normali, i locali che gli servivano i metal pour, che gli serviva la paletta per il ghiaccio, che gli servivano quelle cose lì. Poi ci sono tutto il mondo del flare bartender, che era una nicchia, che va bene, si seguiva, e poi c'erano le scuole, perché le scuole tante volte facevano 20 corsisti, che gli servivano 20 flare bottle e 20 tin per fargli il corso, e gli facevo il prezzo di favore. Quindi, diciamo, e queste erano un po' le tre categorie. E alle volte andava un po' meglio la scuola, alle volte c'era la gara dove avevamo sponsorizzato bene, arrivavano 20 ordini da 20 flare bartender, alle volte, soprattutto nei periodi di primavera e autunno, c'erano i locali, perché i locali in primavera e autunno aprono i locali estivi che si sono persi l'attrezzatura dell'anno scorso, la comprano. La stessa cosa d'inverno, aprono i locali invernali che si sono persi via l'attrezzatura. Sì, tipo a settembre Eh, ti arrivano 10 ordini di 20 pacchi di metal pura testa, che esatto. lì tu comunque devi avere 200-300 pacchi di metal in Devi magazzino. avere sì, un bancale di metal pur. E invece dopo magari fanno la masterclass tipo master evento, che ne so, e allora tutti questi qua vedono il flare e ti arrivano 10 ordini diversi di 10 ragazzi che hanno fatto il corso, capito? Allora, quindi era un po' a periodi questa cosa. A dicembre mi ricordo, a dicembre era fighissimo perché c'erano un sacco di ragazze che mi chiamavano. Perché mio amoroso fa il bartender e cosa gli Ah, è vero. regalo? E io volevo dirgli, va, mollalo, perché se fa il bartender, mollalo, se ha 18 anni e fa il bartender cosa ci fa insieme a lui? Devi cambiare strada. Però un sacco di flare bottle, c'era chi mi chiedeva se gli facevo il pacco regalo, io ho detto, ma come faccio a mandarti anche un pacco regalo? C'è dentro un pacco. E quel periodo lì, sì, anche a San Valentino c'erano un sacco di regali di flare, di ragazze che chiamavano, che avevano il moroso che faceva flare. E oltre a questo, dico, secondo te, vabbè, tu hai cambiato la tua vita, hai avuto hai intrapreso altre strade, fatto altre cose e a un certo punto hai deciso immagino perché non riuscivi più a starci dietro o perché comunque volevi cambiare, hai deciso di vendere questa Sì, attività. sì, no, Però, dimmi. scusami, io sono dell'idea che oggi, appunto per come va il mondo dell'e-commerce, Mm. oggi, a parte che una realtà di riferimento, perché comunque Flare Shop era un riferimento nel mondo perché io non parlo a mio avviso, parlo a avviso dell'ambiente. Flare Shop era un punto di Sì, riferimento, ok? Vabbè, c'è sempre stato The Bars, ma comunque The Bars, se tu bartender lo chiami, se tu vai sul sito di The Bars non riesci a fare ti l'ordine. manda da qualcuno. Perciò dico, Flash Shop era un punto di riferimento. Secondo me oggi che i ragazzi
i ragazzi oggi si comprano i tin, le flare bottle, si comprano le cose su Amazon. Cioè, sai la classica flare bottle, quella Sì, che di serve quella da quella tantino. quella che chiamiamo di legno? Ok, la flare bottle, ragazzi, è la bottiglia di plastica di flare per fare allenamento, quella che in teoria non si rompe. C'è quella lì, la classica flare bottle, quella che alla metro costa 10 euro, quella lì che noi abbiamo sempre chiamato di legno, che la vendono tipo a 30 euro su Amazon, capito? Sì, ma quella poi è una cosa che ti fa disimparare quello che dovresti fare, anche perché ti ricordi io le ricerche che feci per la flare bottle, che trovai quella flare bottle Io figa. la compro ancora oggi da Pomati, Eh, io ancora da lui le compro. perché quella era veramente giusta, perfetta per quelle che sono le bottiglie europee, perché poi sai, in America le bottiglie sono di calibratura diversa, di peso diverso, quindi serve un tipo di flare bottle. Quella che dici te di legno, quella l'ha disegnata uno scemo, lo so, perché è fatta veramente male. Vabbè, Eh, penso che sia legato anche ai costi il fatto di che sì, sia fatta così male. sicuramente. E secondo me oggi Però io un... parlavo, ti dico questo aneddoto che è carino. Parlavo con eh, Matteo Zambon, mi sembra, o qualcuno di Flare Academy, non mi ricordo con chi. No, con Pierre, quando era ancora in Flare Academy, con Pierre. E stavamo discutendo di questa cosa di cambiare il nome, perché lui era Flare Academy, io ero Flare Shop, e il Flare era in un momento in cui si era stabilizzato e la mixology stava crescendo tantissimo. Sulla bocca dei nuovi bartender c'era più la parola mixology che la parola Flare. Quindi cosa facciamo? Cambiamo il nome del nostro brand da Flare Academy piuttosto che Flare Shop e lo portiamo a Mixology Academy o Mixology Shop, che ne so, cose del genere. E poi ci siamo guardati e abbiamo detto: ma sai cosa? La parola Flare è una garanzia. Perché la parola flare vuol dire che tu stai partendo da un'epoca in cui il flare non faceva da padrone. E quindi tu hai seguito questo percorso e questo filone e adesso sei ambientato a quello che è la richiesta di mercato anche della mixology. Però la parola flare vuol dire che hai storicità, vuol dire che sei là da più tempo. Cioè Flare Shop con me ha fatto quasi 10 anni, più quelli di Matteo, ed è ancora attiva, è ancora in auge, quindi è stata una creatura che è durata nel tempo, che ha coltivato, che ha cresciuto tanti bartender, che si è vista in tante competition, si è vista in tanti locali, si è vista probabilmente in tantissimi, adesso io non mi ricordo, avevo 3-4 mila contatti, adesso non mi ricordo quanti ne avevo, che nelle loro fatture c'è una fattura con scritto Flare Shop, quindi voglio dire è una cosa secondo me che ha lasciato un po' il segno nel mercato diciamo dei tools italiani. E quindi cambiare la parola e togliere la parola flare ci sembrava una brutta idea. E infatti l'abbiamo lasciata così. Infatti, Flare Shop, se entravi sul sito nell'ultimo periodo in cui ce l'avevo io, non si vedeva subito le robe di Flare, si vedevano subito le cose di consumo di un bar, le cose essenziali per un bar. E poi si andava nelle due strade, o quella della miscelazione un po' più complicata, o quella del divertimento del Flare. Ok, e quello che ti volevo arrivare a dire prima, essendo che oggi non c'è un e-commerce di riferimento, essendo che sì, ci sono alcuni marchi, diciamo, conosciuti, però un riferimento non c'è un sito che tu mi dici, Carmine, voglio comprare questo. Sì, vai su questo sito, come facevo con Flash Shop. Secondo me, se oggi ci si mettesse seriamente non tipo uno che alla scuola si fa l'e-commerce e ci è tutti e due perché tutte le scuole hanno il loro e-commerce. Però dico, Non è una brutta idea. come quando tu nel tuo periodo dicevi che comunque la tua forza era il fatto che tu facevi solo quello, Sì. non avevi altre attività da seguire. E se ci fosse un e-commerce adesso, soprattutto per come vanno adesso, soprattutto per i personaggi nel nostro ambiente che ci sono sui social, secondo me un e-commerce in questo momento seguito nel modo giusto, nel senso non che io me lo apro, faccio il podcast, faccio l'e-commerce, faccio le mie serate, seguo, lavoro per Fine School e queste cose qua. Capito? Dico, una persona come a quei tempi facevi tu, che ti occupavi solo di quello, se uno ci si mette, fai i giusti investimenti nelle persone giuste, cose varie, secondo me oggi un e-commerce sarebbe una cosa che veramente potrebbe viaggiare. Ovviamente i numeri sarebbero diversi da quelli di quando li avevi tu, perché ovviamente hai questo concorrente che è Amazon, che però tu puoi utilizzarlo come amico, non come concorrente, perché ti potrebbe facilitare tante cose. Ovviamente i guadagni sarebbero molto diversi Certo. con Amazon in mezzo, però potresti lavorare esponenzialmente con numeri molto molto più alti, appunto perché hai Amazon a Sì. disposizione. Sì, allora io purtroppo non mastico bene la lingua del digitale di adesso, Dei social. cioè Ok. io non,
Non so neanche dove siamo, la piattaforma Twitch non so cos'è. Però sono consapevole di quelli che sono i numeri, perché io, lavorando per una grande azienda di liquoristica, i numeri ce li abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. E quello che sono le cose più palesi è che i bar funzionano. Le cose più palesi è che la gente va ancora al bar a bere. Quindi se i bar funzionano hanno bisogno di tutto quello che gli serve in un bar, e soprattutto in un bar che funziona ha bisogno di cose che lo aiutino a funzionare bene. Quindi sicuramente aprire un e-commerce, comunque seguire un'attività di questo tipo qua ha senso. Bisogna però proiettarsi nel 2024 e anche nel 2023, e quindi capire qual è il mezzo di comunicazione giusto per far capire chi siamo. Perché quando c'eravamo noi era più semplice, facevamo la masterclass con Tom Dyer, quella cosa era la cosa più figa che si faceva in tutta Italia e aveva una cassa di risonanza che durava fino agli 8 mesi dopo, quando ci sarebbe stato il prossimo ospite. Quindi con pochi investimenti, poche strutture, solo Facebook a disposizione, si poteva fare, non c'erano grandi richieste. Dopo nasce il mondo degli influencer, dei bar influencer, dei cocktail lovers e di tutti quelli che sono i personaggi che purtroppo, o ben venga, possono condizionare le vendite di un'azienda. Ehm, Noi, per farti un esempio, con Di Saronno abbiamo scelto la sorella della Ferragni come testimonial l'anno scorso. Perché? Perché parla a un pubblico molto vasto e Di Saronno è conosciuto dappertutto. Ma se io dovessi parlare di quello che sono le attrezzature da bar, non posso mettergli uno shaker in mano alla Ferragni, non mi funzionerebbe. Dovrei trovare qualcuno che abbia un filo conduttore con il mondo del bartending e che abbia come mission quella di inculcargli nella testa dei bartender che questo è la novità, che questa è la cosa figa. Allora io questo lo rapporto a tipo quando ce l'avevi tu, nel periodo in cui mi ricordo che i numeri non me li ricordo, però tu spesso mi facevi notare che tra i vari contatti che avevi, io ero quello lì che ti portava di più, nel senso ero quello lì che ti girava più cose, che ti Sì, mandava più... perché tu perciò, figuravi di più, certo, perché non avevi nessun codice. Quindi, per dirti, c'erano delle scuole, adesso non mi ricordo neanche più, che avevano il codice e loro praticamente entravano nel sito con il loro codice, si formulava già un preventivo col loro per sconto loro. per loro, e loro poi se lo giravano ai loro clienti delle scuole, eccetera. E quindi io partivo al pacco, ma non avevo neanche parlato con nessuno. Invece con te ci parlavo tutti i giorni e quindi eri più attivo perché fisicamente lo facevo, non era automatico, ecco. Però dico, legarsi, anche se non esisteva ancora il nome, in quel Ah, momento sì, lì, sì, io per i certo, bartender e fra i bartender di quel momento lì, io ero certo, un influencer perché influenzavo la vendita certo. in queste cose qua. Sì, sì, secondo me quella è una cosa che potrebbe essere interessante, e un'altra cosa interessante sarebbe trovare il tool del 2023, del 2024, cioè trovare un'attrezzatura che aiuti ancora di più il servizio, sia bella, sia geniale, sia una cosa che tutti vogliono. Allora si crea un brand intorno a quello che è questa tool e intorno a quello si crea l'e-commerce con tutto il resto. Cioè, le grandi aziende che fanno distribuzione hanno una punta di diamante, no? Dopodiché hanno le loro cose parallele o comunque di completamento della gamma. Quindi riuscire a inventarsi una cosa che non c'è e partire da lì, insomma, secondo me in questo periodo, in questo momento storico è sicuramente geniale. Cosa stai facendo? Sto rispondendo, ho risposto ad Alex che ha scritto Cassini butta su una sponsorizzata, va. Chi Alex è? Torinesi. Ah, Sua Maestà. Cioè, lui bazzica spesso nelle zone di Twitch. Sì. Butta su una sponsorizzata, va, cosa vuol dire? Adesso ci arriviamo, magari intende di Saronno. E quindi questa era la mia idea per quanto riguarda il mondo dell'e-commerce oggi, Sì. perché soprattutto quello che ho visto nell'ultimo periodo, che vabbè c'è stato in mezzo il Covid, ci sono state mille cose in mezzo, però secondo me la persona a cui tu hai passato questa azienda, a mio avviso, all'inizio è andata bene, però secondo me poteva valorizzarla molto di più, perché mi ricordo anche appena c'è stato il passaggio, tu comunque hai dato anche me come punto di riferimento
a chi l'ha preso in mano e all'inizio andava tutto bene. Quello che però ho visto è stato che comunque è sceso un po' ed è un pochino sparito come nome Flare Shop, però quello che mi dico io è: invece sarebbe il caso di spingere e farla diventare una cosa seria, perché tipo il ragazzo che l'ha preso dopo di te comunque faceva un po' più di comunque continuava a fare il bartender, comunque continuava a fare la sua stagione, cose varie, e Sì. invece quello che dico io secondo me sarebbe stata una cosa su cui io avrei deciso di Beh, spingere di più. allora considera che io con gli ultimi anni di Flare Shop gestivo anche il Vanilla. Però ero arrivato a un punto dove Flare Shop andava da sola. Cioè, i primi anni sicuramente ho dovuto dedicargli il 100% delle mie energie perché era anche per me un'esperienza nuova e in più volevo farla crescere. Dopodiché ero arrivato ad essere talmente automatico che potevo addirittura gestire un locale nel frattempo. Tanto comunque stare in ufficio o stare in ufficio era sempre stare in ufficio. Quindi Quindi facevi le due cose facevo insieme. le due cose, rispondevo a un telefono invece che all'altro. Poi comunque ti ripeto, una volta che tu fai una qualsiasi cosa e la fai per tanti anni, diventa automatico, cioè diventa più semplice, quindi sai già come rispondere, sai già come gestire una cosa, difficilmente mi mettevano in difficoltà, mi metteva in difficoltà il non dormire, perché gestendo un locale come il Vanilla dormivo il martedì e da maggio a ottobre forse. Okay. Vabbè, chiudiamo la parentesi di E-commerce. dell'e-commerce. Intanto poi un'altra parte che penso sia una parte molto importante della tua crescita personale e lavorativa, che ti ha aperto anche, immagino, le strade per quello che fai oggi, tra l'altro, è stato questo Vanilla Club che esce fuori in ogni puntata. Ne ho parlato Mm, anche con Marco Ranocchia nella sì. scorsa puntata. E raccontami un attimo il tuo percorso al Vanilla Club. Sì. L'abbiamo vissuto insieme, io so già tutto, però comunque Ah. è una storia che magari io sicuramente ho già sentito, però mi interessa raccontarla. Sì, sicuramente su questa parte di racconto dovremmo omettere Omettere tantissime cose, raccontiamo le cose che sono una crescita per chi la potrebbe ascoltare. Ok. Allora, sì, allora sicuramente comunque come dicevi è stato anche quello un aiuto per quello che è stata poi la mia carriera finale di adesso, però sicuramente la mia carriera finale di adesso è stata più dovuta a Flare Shop e a quello che sono state le gare, eccetera, per le comunicazioni e i contatti a livello nazionale. Ho avuto la fortuna però nel frattempo di gestire un locale che non era in giro per l'Italia, però era conosciuto da tutta Italia, che era il Vanilla. Viene di Jesolo. Allora, io entro al Vanilla nel 2014 come bartender, insieme a te, Chiarello e altri. Chiarello forse era già là da un anno, e altri ragazzi che insomma fanno sempre parte del circuito dei Flair Bartender. Quindi entro il primo anno, faccio il bartender, faccio da bere, faccio il mio compitino, prendo parole dal manager a caso, per colpa loro, tra l'altro, però va bene. Raccontala questa, raccontala. Per una delle prime sere, No, 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 la prima è sera. stata la prima sera. Sì, la prima che facevamo, poco dopo Pasqua, che non era ancora neanche estate. Sì, vabbè, era la prima sera, banco bar da 3 postazioni, io mi metto nella postazione in angolo, le 2 centrali c'erano Carmine e Chiarello e ho detto: "Beh dai, bella vita, mi metto in quella in angolo, io cavolo cioè non viene nessuno da me, vanno tutti da loro". E invece, nel momento in cui si è riempito il locale, quelle 2 postazioni erano occupate dalla pista e quindi mi son trovato tutta la gente io. E mi giravo e vedevo loro due che facevano flare a caso, cioè proprio spudoratamente con le flare bottle, senza neanche curarsi di io che stavo affannando in mezzo al foglio di Il menta. nostro era spettacolo puro e basta. Il vostro era spettacolo puro e farmi arrabbiare. E ho sparato fuori sti 700 drink in 3 ore, hai capito? Mi sono fatto un bel mazzo. Finisce il mazzo, prendo in mano le bottiglie per fare flare io, passa il manager, che tra l'altro è nella stanza di fianco, e dice basta fare flare, cioè lavorare qua. Allora mi giro e mi incazzo. Mi sono incazzato perché ho detto ma com'è possibile? Cioè sono sudato, ho perso 3 kg perché ho fatto da bere solo io e vabbè, questa è stata la mia prima sera al Vanilla, ho preso anche parole, vabbè. Comunque detto questo, facciamo la stagione, durante la stagione insomma capisco un po' come funziona il locale, lo capiamo tutti, capiamo un po' come ci si ambienta a Jesolo, conosciamo sempre di più questa piazza, l'estate, il divertimento, però sempre con la serietà del lavoratore, perché comunque non siamo mai mancati una sera. Diciamo Abbiamo che in quel periodo lì c'era ancora, diciamo che soltanto nell'ultima estate non c'è stato, però
c'era veramente una netta differenza tra il bartender del Vanilla e tutti gli altri bartender che ci sono a Jesolo. Sì, 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 c'era una netta differenza, ma c'era anche una bella sinergia, ci si dava una mano, si lavorava insieme, si faceva gruppo. Non tutti erano flair bartender, ok? Qualcuno era magari semplicemente un barman che stava iniziando il suo percorso lavorativo, ragazzi di 18-20 anni. Quindi è stato complementare e sicuramente è stata una bella esperienza. Lavoravamo, ci divertivamo, abbiamo conosciuto un sacco di persone e abbiamo imparato anche, scusate, il lavoro in team in stagione, che è una cosa difficilissima, perché c'è caldo, non si dorme, si è circondati da gente che si diverte, ci si fa il mazzo perché si lavora tantissimo, quindi se non si ha un bel gruppo alle spalle che ci si supporta è difficilissimo, è una bella naia. C'è una bella differenza lì perché, soprattutto quell'anno lì in cui noi siamo arrivati, ci siamo resi conto che veramente il locale era ben organizzato e veramente strutturato, diciamo, sulle spalle dei bartender, nel senso che io venivo da Riccione, facevo la mia stagione a Riccione, però il mio lavoro era: arrivo, mi faccio la serata per i fatti miei. Io lavoravo in un perché poi lavoravo in un locale con 13 barman. Di 13 barman io lo facevo tipo da 2 anni il bartender, dei 13 io ero l'unico che lo faceva di professione ed ero anche il più bravo, nonostante lo facessi da pochissimo. Perciò è sempre stata una cosa un po' fatta a caso, tutti i drink, bevi un drink da una parte, un drink dall'altra sono completamente diversi. Invece il Vanilla è stato il primo posto in cui mi sono trovato in una cosa che è strutturata bene, tutti si lavora nello stesso modo, tutti si preparano a postazione nello stesso modo, tutti c'è una postazione vera da organizzare. Diciamo che ci siamo trovati anche comunque in un locale strutturato in modo molto serio, a differenza magari degli altri locali a Jesolo a livello di discoteche. Sì. Poi c'era Carmine a inizio serata che ti pettinava con la lacca, gli dovevi rubare il profumo e il Paco Rabanne. E quindi sì, è stata un'esperienza lavorativa molto forte, molto interessante. Insomma. Quindi faccio il primo anno a fare il bartender, però già durante l'anno, diciamo, ci hanno un po' individuati e io avendo avuto già un po' di esperienza come manager e come gestore di un locale, potevo dare un po' di supporto in più rispetto a quello che erano le conoscenze degli altri ragazzi, avevo quel know-how in più. Tant'è che l'anno dopo il direttore che c'era all'epoca, che incontrerete il 26 febbraio. No, 26 marzo. 26 marzo, cambia locale, se ne va in un altro locale e quindi quello che era il vice direttore diventa direttore e mi chiedono a me se potevo dargli una spalla, potevo fare un po' di supporto, così da fare tipo vice, insomma. E accettai subito perché era una bella posizione, insomma, mi piaceva e comunque mi dava anche lo spazio di stare in ufficio con Flare Shop e tutto il resto, mi andava benissimo. Era comunque, scusami ti interrompo, era comunque uno step successivo perché passavi comunque da bartender a Sì. iniziare ad avere un contratto manageriale. Sì, 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 chiaro. Quindi facciamo quell'esperimento lì, va benissimo, gli do supporto, comincio a ritrovarmi anche su quelli che sono i lati operativi al di fuori del fare il mero drink, e quindi cominciamo un po' a strutturare il locale, e anche quell'anno passa e durante l'inverno successivo il direttore che aveva preso il posto del direttore se ne va perché ha avuto un'altra offerta di lavoro e la proprietà del Vanilla mi chiama e mi dice vuoi fare il direttore quest'anno? Io ho detto di sì e chi sarà il mio vice? Nessuno. Ho detto, ah, È stato, diciamo che ti sei trovato in un momento di sì. grandi cambiamenti perché comunque i due responsabili che c'erano non erano lì da 2 anni. No, no, chiaro, sì, sì, erano lì. Beh, Marchino era lì da 10 anni, forse di più, non lo No, so. di più. Più di 10 anni e anche Nicolò comunque era lì da tantissimo, quindi sì, sì, loro se ne sono andati, cioè praticamente io ho fatto un anno di affiancamento a un direttore e poi mi sono trovato da solo, cioè non avevo un vice,
Che, Quindi che ho dovuto fare. il primo anno non ti avevo neanche dato una mano io. Il primo anno avevi Lorenzo che arrivava e ti dava una mano Avevo per preparare il Denigris, sì, locale, basta. che faceva, diciamo, esatto, la parte operativa dell'apertura del locale, quindi fisicamente accendere le luci, fare quelle cose lì. Invece tutta la parte gestionale me la curavo io. Quindi feci quell'inverno, mi ricordo ancora che c'era un freddo cane, tipo stasera, ok? Era febbraio, sarà stato tipo stasera veramente, che mi chiamò la proprietà del Vanilla, mi disse, vuoi fare tu il direttore? E io dissi, sì, grande. Vediamoci domani a Padova. Ci siamo visti. Scusi, ti interrompo. Tu quando lui ti ha fatto questa chiamata non avevi idea di che cosa ti aspettava, però. No. No, Non allora, sapevi a cosa stavi andando incontro. parte che avevo avuto una spoilerata perché il Nicolò, il direttore dell'epoca, mi aveva chiamato poco prima e mi aveva detto guarda che non torno quest'anno perché cambio lavoro, cambio vita, perché adesso lui gestisce un ristorante, insomma ha fatto un cambiamento bello impegnativo, però comunque sicuramente soddisfacente. Però sappi che ho parlato di te e io ho consigliato te, anche perché poi matematicamente era prevedibile, nel senso io ero l'unico che avere quelle 4 informazioni in più per poterlo fare. Vabbè, Sì, scusa ti interrompo, perché la differenza, vabbè, perché poi io e te abbiamo sempre avuto un rapporto, quindi dopo è stato diverso per forza. Quando c'erano Marchino e Nicolò, per noi loro erano, diciamo, loro erano i nostri responsabili, i nostri capi, poi c'era la proprietà, però una cosa che poi io e te abbiamo scoperto dopo è che tra proprietà e loro due, loro facevano un enorme filtro sì, è quello che poi si è sempre di fatto. problematiche e Certo. di cose che noi non abbiamo, lì non sapevamo e lì non sapevamo, cose che Ma poi io sono venuto a sapere perché poi tu con me hai iniziato a interfacciarti e tutto, che adesso magari lo dirai, che sì, poi dopo è ma stato diverso. è anche naturale, è anche normale, cioè la proprietà non deve, la proprietà mette lì un direttore appunto perché risolva determinate cose, cioè non puoi portargli tutti i problemini che ci sono alla proprietà, la proprietà devi portare i problemi grossi o se ci sono da operare cambiamenti. Tu sei proprio quel filtro dove agglomeri tutto, fai finta tante volte di non vedere le cose che poi le hai viste, straviste, perché le hai fatte anche tu probabilmente quando eri dietro il banco, però per il quieto vivere, per far funzionare la macchina, devi lasciare un po' e tirare un po'. Mi ci sono Quindi, trovato spesso anche io nell'ultima eh, estate a dover fare la parte di quello che non sai, invece sai tutto. fa parte del gioco, non ci puoi fare niente, è un po' alle volte è come fare l'animatore del Grest. Comunque, non parliamo di questo, parliamo invece di quello che è stata la scoperta. La scoperta è stata che mi sono ritrovato a gestire, mentre prima avevo quel localino col mio amico, eravamo in Sì, tre. siamo rimasti che a febbraio ti chiama per questa Ah sì, riunione. scusami, è vero, perché è già più di un'ora che parliamo, mi sono fuso, oggi ho fatto anche una masterclass, quindi. Ehm, allora mi chiama la proprietà a febbraio, un freddo cane, mi ricordo ero al Muccio Macio di Jesolo, e mi chiamano e mi fanno guarda, allora ci sarebbe questa occasione, ti va? Sì, ci vediamo a febbraio, ci vediamo il giorno dopo a Padova, e mi dicono guarda, non ti preoccupare, cioè, alla fine ti seguiamo, ti diamo una mano su quelle che sono le cosettine principali, ma vedrai che è facile. E mi danno una chiavetta con Mi sopra. viene un po' da ridere a Sì, sentire sta cosa. mi danno una chiavetta con sopra un po' tutto quello che sono i programmi manageriali che utilizzavano, un po' quello che era una linea guida di quello che era il lavoro, no? Apro e per me era arabo, ok? Allora chiamo Marchino e gli faccio, Marchino, ascolta, devi spiegarmi sta roba qua perché non ci ho capito niente. E lo guarda anche Marchino e fa anche per me è arabo, perché praticamente l'aveva fatto Nicolò, nell'anno in cui era stato Nicolò l'aveva fatto lui questo programma. Chiamo Nicolò, me lo spiega e allora lì ho capito, cioè era molto intuitivo, però subito non si capiva. E da lì quindi ho passato tutto l'inverno a farne uno mio. Quindi mi sono fatto un mio programma gestionale del locale, perché avevo visto che loro l'avevano fatto a loro immagine, ok? Come loro si trovavano bene, perché poi alla fine là non devi render conto a nessuno, cioè sei tu con te stesso, quindi quello che si deve capire sei tu. Perché tanto quello che sono le fatturazioni eccetera le segue l'agenzia del locale, l'ufficio del Sì, locale. essendo che comunque, perché la maggior parte delle discoteche sono, tra virgolette, a gestione familiare, si gestisce così un po' tutto a caso. Qui il Vanilla fa parte di un'azienda, di una grossa azienda che comunque, cioè tipo non è che la proprietà si mette lì e fa il bonifico al dipendente.
C'è No, no. c'è proprio uno studio che gestisce tutte queste cose. Sì, sì, lì hanno tutto seguito, come appunto una grande azienda, quindi c'è qualsiasi piccola cosa va seguita molto bene. Quindi per quello uno, secondo me, deve farsi in quel caso lì uno schema che sia fatto sulla Ti sua posso pelle. fare una domanda che va a riprendere quello che abbiamo trattato nella scorsa puntata con Marco Ranocchia? Ma a posteriori, ragionandoci adesso, secondo te ti avrebbe aiutato, non dico che non eri pronto, non dico che non eri bravo, ma secondo te in quel momento, prima di fare tutto questo, ti avrebbe aiutato fare un percorso formativo a livello manageriale come quello che fa, come i corsi che fa adesso Marco Ranocchia, nel senso un corso di management aziendale? No, e l'ho fatto. Perché io, quando avevamo quel locale, ancora quel locale che ti raccontavo prima, ho fatto il REC e ho fatto un corso da bar manager. Ok, Quindi non lo li sapevo. avevo fatti. Me dimentico anch'io. C'ho il REC comunque, quindi potrei anche... Non so se funziona ancora il REC, esiste, cioè si Non ho utilizza più pallida ancora. idea. Sapete cos'è il REC? Cioè lo sai, No, insomma. spiegalo pure. No, vabbè, era una carta, un corso che devi fare per aprirti il locale, è troppo palloso da raccontare, lascia stare. Giusto Comunque, farlo sapere. sì, sì, non so se serva ancora a dire la verità, perché poi per le attività sono cambiate un po' le cose. Io il REC lo feci in quell'epoca in cui avevo il locale, quindi 2006-2007, insomma. Vabbè, eravamo rimasti Era un a che ti inverno. sei strutturato il tuo programma? Sì, mi sono strutturato il mio programma, l'ho fatto sulla mia pelle, quindi come piaceva a me, e ho incominciato a gestire il locale e ho scoperto che è un programma gestionale di un bar manager, è in evoluzione, è vivo, devi continuare a starci dietro, continuare a cambiarlo perché il locale cambia in sé, quindi devi continuare, è un lavoro infinito. E tant'è che ero riuscito a capire anche delle gabole che succedevano all'interno del locale, capire anche degli ammanchi, delle situazioni che poi erano derivate dal personale piuttosto che dai PR, piuttosto che altre cose, perché riuscivo sempre ad affinare di più il tiro, no? E quindi quel programma poi io lo passai a quello che ha preso il posto mio il giorno dopo ed è ancora quello che utilizzano, quindi anche quello è una cosa che secondo me è simpatico da dire. Comunque l'esperienza, diciamo, gestionale del Vanilla nell'ultimo, diciamo, tramonto di Flare Shop prima che lo vendessi, mi ha fatto abbandonare completamente il mondo del Flare, perché lì ormai non avevo neanche più il tempo fisico di seguirlo, non avevo più la forza, insomma, la voglia di stare dietro al mondo del Flare, ma si fa avanti una cosa più importante. Si fa avanti Ilva di Saronno. Quindi il motivo per cui è stata A venuta a Flare livello, Shop. scusa per la domanda, però Sì. a livello, in questa esperienza qua, comunque anche a livello economico ne valeva comunque la pena. Sì. Era una bella crescita ed era una crescita economica Sì, ma anche. certo che discorsi sono, certo. Sì, beh, insomma è un lavoro, cioè comunque come tutti i lavori più impegnativo, più è di alto livello, più insomma anche la retribuzione è adeguata. Sicuramente ne vale la pena, ma ne vale la pena anche come tassello in più sulla propria giacca, come spilla in più, cioè riuscire ad avere un locale con 10-12 bartender, 10 camerieri, 8 cassiere, 10 buttafuori, insomma una cinquantina di Diciamo che persone. sono tante le dinamiche che devi imparare a gestire e anche il rapporto con la proprietà lì è molto importante e molto delicato. Sì, perché arrivi a un certo punto che sei quasi al pari livello, no? Poi Perché le decisioni... sono molto, sono anche, essendo che hanno una storia proprio di successi, sono molto esigenti. Eh beh, ma certo poi tu vivi all'ombra di gente che ha fatto successo, cioè tu non puoi permetterti di sbagliare, cioè per quello che tante volte fai finta di non vedere niente o ti ingoi un rospo, perché comunque l'obiettivo tuo non è quello di portare a casa quella serata e quel bartender, l'obiettivo tuo è portare a casa la stagione, quindi hai una lungimiranza, una visione più ampia di quello che ti sta succedendo intorno. Se quel bartender è un cretino e fa il cretino, non posso focalizzarmi su di lui, cerco tramite le strategie di altri bartender di sopperire la sua mancanza. Quello che vi dicevo sempre, cioè se uno tira indietro, tirate 2 volte voi, vedrai che questo qua si gira, si sentirà un po' un pirla e poi viene dietro. O comunque cerchiamo di restare uniti e fare gruppo, perché quello è la forza, cioè più si fa forza di gruppo, meno si fa forza singolarmente.
e più si porta a casa una bella stagione. Comunque, questo poi è nelle caratteristiche umane delle persone che ci lavorano. E detto ciò, quindi questa cosa mi allontana sempre di più un po' dal mondo del flair, delle gare, perché comunque non avevo più tempo. E nel Comunque frattempo, ti porta anche a fare delle scelte di vita, perché dico che nel conoscere il Vanilla, nell'iniziare a lavorarci, poi tu hai iniziato, sei passato anche da vivere a Verona e ti sei trasferito direttamente, sei andato ma anche a vivere a sì, Jesolo. a Jesolo mi sono trasferito nel 2015, quindi non per forza per il vanilla. Sì, beh, già gestivo il vanilla, però mi piaceva proprio vivere lì. Mi sono affezionato. Poi a me piace il fatto di avere il mare vicino, avere anche la laguna Veneta vicino è molto interessante. Finisci di lavorare, ti metti in spiaggia, lo sai, insomma, tu ci hai fatto tante stagioni a Jesolo, è meglio, insomma, è più bello che magari in una grande città. Io vivevo a Verona, che è una città media, e Jesolo, insomma, me la vivo come seconda casa molto bene. Sto molto bene a Jesolo. E Da questo arriviamo, inizi a nasare, diciamo, Ilva di Saronno. sì, allora cosa succede? Adesso non riesco a dirti quando, però qualche anno prima che entrassi in Ilva, facevo già delle masterclass per delle aziende, quindi c'erano le aziende a spot che mi chiamavano e facevo delle presentazioni sul gin, sul rum. Tu eh, inizi ad avere un rapporto con Ilva anche perché c'era un grande rapporto con il Vanilla, quindi diciamo Sì, no, che... ma quello alla fine non ha mai intercesso. No, no, non serviva, diciamo, quella cosa. Lo spot di Mancini. E, quindi io facevo un po' queste comparsate per delle aziende, tra cui Ilva, e c'è stato un periodo in cui ne ho fatte 4-5 abbastanza a stretto giro. E in quelle comparsate lì a un certo punto viene fuori questa novità che si libera, che si crea, diciamo, la posizione del brand ambassador in Ilva. Considerate che Ilva, di Saronno originale, non chiamiamola Amaretto, ok? Di Saronno originale fino all'arrivo dei brand ambassador, insomma, era un po' sempre considerata quella bottiglia che conosciamo tutti, la vediamo dovunque, ma non sappiamo mai che utilizzo farne. Quindi si svecchia un po', diciamo, l'immagine di Saronno e si creano le figure degli ambassador. Mi chiedono se avevo voglia di farlo, io gli dico di sì subito, perché comunque è un lavoro che mi è sempre piaciuto e che secondo me completa il mio percorso formativo, il mio percorso lavorativo, e magari sicuramente avrà anche altri sbocchi, non lo so. E quindi accetto e nel frattempo una persona si è fatta avanti e mi ha chiesto se avrei venduto Flair Shop, perché più che altro magari io avevo messo fuori un po' la voce, adesso bene non me lo ricordo, comunque ci eravamo sentiti con questa persona mi è piaciuta subito, la conoscevo anche questa da tanti anni. Non faccio il nome perché non so se vuole che lo faccio, quindi però comunque Vabbè, non è se importante il nome. scrivete a Flare Shop sicuramente vi risponde. E quindi eh, ci troviamo in questa situazione dove Ilva mi dice domani puoi iniziare, io ho Flare Shop lì, lui era molto interessato e tant'è che subito, come diceva Carmine, era anche partito bene e sicuramente aveva lo spirito giusto e la voglia giusta di fare. Poi comunque un po' la pandemia ha messo la sua, però sicuramente secondo me Ma di base, a mio avviso, penso siano stati problemi personali, di base, non lo so. non tanto il periodo. Però vabbè, non la sappiamo, perciò. Non lo sappiamo. Comunque, vabbè, quindi succede questa cosa, quindi faccio questo cambio, mollo Flare Shop e entro in Ilva. Entro in Ilva che era fine 2019 perché praticamente il primo servizio, tra virgolette, è stato il Berlino Bar Convent a ottobre 2019 che sono stato su con loro e ho conosciuto gli ambassador e poi piano piano sono sempre più entrato nella scuderia. Con il gruppo degli ambassador siamo una decina, dopo vabbè si continuano a modificare perché qualcuno entra, qualcuno esce, però fate conto una decina per il mondo, siamo 160 paesi, quindi ce lo giriamo un po', diciamo, vabbè, noi siamo più magari io sul nord Italia, il mio collega del sud Italia, Emanuele, facciamo più l'Italia, però capita spesso che usciamo. Comunque,
Succede questa cosa, mi viene proposto appunto di fare l'ambassador, mi è piaciuto subito, sono stato Ambassador per che prodotto? tutta la categoria Spirit, quindi di Saronno, la Barbaro Zucca, Unicum, Gin Greenhalghs, Rum Public, il nostro nuovo room e ovviamente The Basker, quello che ti ho portato la cassetta qua per Mi terra. ricordavo Green Halls inizialmente, più Greenhalghs. sì. Greenhalghs è il gin. No, dico, pensavo all'inizio avessi solo Green Halls, da quello che mi ricordo, magari mi ricordo male. Forse facevi masterclass sul Green Abbiamo Halls. fatto masterclass anche su Greenhalghs, certo. Vabbè, Greenhalghs è un gin della Madonna. Comunque, arriviamo a Di Saronno, quindi inizio il mio percorso in Di Saronno con il Bar Convent del 2019. Mi ricordo che l'inizio, cioè comunque mi ricordo che non era stata, perché ci sentivamo spesso, non era perché anche quando poi eravamo al Vanilla eravamo a stretto contatto io e te, mi ricordo che all'inizio soprattutto cioè non è stata veloce questa entrata, hai avuto o una bella trattativa, o comunque eravate un po' di persone comunque in lizza per entrare, quindi non è stata veloce. No, ti sbagli con un altro brand. Io ero arrivato, avevo fatto un percorso per un altro brand ed eravamo rimasti in tre, poi in due e alla fine hanno scelto l'altro. Era un altro brand. Ah, era un altro Vabbè. brand, ok. No, no, con Di Saronno è stata più facile, perché loro erano proprio alla ricerca di questa figura, volevano svecchiare un po' l'immagine del brand, volevano incominciare poi con i nuovi progetti che sono stati appunto The Basker e Run Public, e quindi per forza di cose serviva la figura dell'ambassador. Quindi io parto in bomba, diciamo che facciamo il Bar Convent, dopodiché diciamo novembre-dicembre non c'è stato molto movimento perché dovevano incominciare ancora ad assumermi, poi c'era tutto il percorso dell'assunzione, eccetera. Si arriva praticamente a fine gennaio, febbraio 2020, inizio, dopo una settimana, esplode la pandemia. Quindi ho fatto una settimana da ambassador e poi X mesi a casa. Dopo fatalità dell'estate comunque ci siamo liberati, abbiamo incominciato a lavorare, ho cominciato a viaggiare, a girare, a vedere anche questo ruolo che tante volte viene un po' sottovalutato, forse viene stuprata la parola brand ambassador o viene mal compreso quello che facciamo, invece è un lavoro abbastanza complicato, molto comunicativo, è un lavoro che serve sia al commerciale che al marketing che al locale, sono proprio il punto, l'anello di congiunzione tra tutte queste realtà. Di questo ne parlavo con Beppe Mancini perché quando lui non dice che dice che non si prende il merito di averlo inventato lui, però ha detto che quando ha iniziato a farlo lui non esisteva la congiunzione tra commerciale e i bartender, capito? C'era il commerciale, questo è buono, vendilo, basta. Invece il brand ambassador viene piazzato lì, è lì l'anello di congiunzione tra chi lo deve usare e chi lo deve comprare e quindi riesce a mettere d'accordo tutti, ti sa parlare prima di magari un accordo commerciale su quantitativi e cose varie e poi ti sa parlare anche col tuo personale magari su come usarlo e queste cose qua. Ma allora, secondo me per fare il brand ambassador di un liquore, di uno spirits in Italia, ma anche all'estero, bisogna avere informazioni che vanno da tutti i lati. Quindi bisogna aver fatto un po' il bartender, bisogna aver fatto un po' il commerciale, bisogna avere una grande conoscenza di quello che è il mercato della liquoristica italiana e avere soprattutto una grande passione per quello che sono gli argomenti. Quindi non fermarsi a sapere che il rum è rum, ma sapere un po' di storia del rum, affezionarsi un po' a quella che sono anche le poesie che ci girano intorno. Allora si riesce a fare il brand ambassador, perché se tu hai bisogno di parlare con un bartender, devi parlare la lingua del bartender, non puoi parlare la tua lingua. E il bartender tante volte ha bisogno di essere rassicurato su certe convinzioni che ha e altre volte ha bisogno di essere spronato ad avere nuove iniziative. Quindi l'ambassador ha quegli strumenti in mano che arrivano un po' dal commerciale, un po' dal marketing, un po' da quello che è la sua esperienza e riesce ad aiutare. Cioè, siamo veramente una valvola di supporto a quello che è il mondo della bar industry. Ok, ho capito. E quindi hai iniziato a fare questo tipo di lavoro, hai iniziato a lavorare in giro per l'Italia Sì.
E... Beh, fondamentalmente tanti locali li conoscevamo già, comunque dalla storia di Flare Shop, dalle storie delle gare, cioè tutto quel percorso lì è stato molto utile, cioè arrivare a fare l'ambassador senza aver fatto quel percorso non sarebbe stato possibile, cioè perché vieni scelto? Perché comunque hai la possibilità di sfruttare le tue conoscenze che hai coltivato, cioè la mia università è stata Flare Shop e le gare di Flare. Quella è stata la possibilità che mi è stata data perché nel momento in cui sono diventato brand ambassador di Saronno, tuttora mi arrivano foto da vecchi amici in giro per l'Italia che fanno il drink con Di Saronno, guarda Fede cosa ho fatto, alle volte mi taggano sulle stories, guarda che sto usando il tuo prodotto, che cioè non è che sia mio, io faccio solo l'ambassador, vero? Però Però comunque lo identificano in te. è figo quello, hai capito? E quindi vuol dire che magari nel percorso di flare e di gare, eccetera, qualcosa di buono abbiamo lasciato in giro per l'Italia, dai. Come capita esattamente lo stesso con me con il marchio Quality e come Ecco, capita con me con il marchio Finest Call in tantissimi esatto, bartender che esatto. comunque lo identificano in me. E infatti quello che ti volevo arrivare a dire è che è praticamente uno step, tra virgolette, facilitato quello di fare quello che fai tu, perché se hai fatto una buona carriera a livello di immagine, nel senso se hai buoni rapporti con tutti, perché mi ricordo quando Finest Call prima della pandemia aveva un brand ambassador in Italia, Andrea Turnu, Sì. mi ricordo che a me capitava spessissimo che lui magari andava in qualche locale e in quel locale, non dico che usava la mia immagine, però in quel locale succedeva che lui andava a presentare il prodotto, magari a proporlo o a parlare con la proprietà, spesso la proprietà per quanto riguarda tipo i prodotti, la proprietà segue soltanto la parte economica. Sì. Però nei locali, tra virgolette, che iniziano ad essere seri, la proprietà si interfaccia col bartender, dice guarda, c'è eh, il Velvet di Saronno, secondo te lo possiamo prendere, capito? E lì quando capitava questo Andrea che proponeva il suo prodotto che era Fene Scole Real, i bartender dicevano ah Carmine, e spesso mi Sì, sì. capitava di venire contattato da Andrea mentre ero con questi bartender che dice sono qua, stiamo Manda prendendo il i tuoi prodotti, cose, selfie, quelle cose lì, ti quelle cose mandava lì il sì. selfie. Sì, 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 beh, ma capita proprio così, ma perché comunque dai, qualcosa di buono abbiamo fatto in giro per l'Italia, cioè, anche perché ci abbiamo speso anni, voglio dire, c'è tempo, insomma, e poi lo facevamo con una semplicità e una sicurezza che sono rimaste, diciamo, Diciamo come che segnale positivo. questo è quello che ne parlavo con Marco Ranocchia l'altro giorno, è che noi comunque abbiamo, sia tu ma anche io, abbiamo veicolato il flair, nel senso che non ci siamo fermati ad allenarci, fare le gare, vincere, fare buoni risultati, fine. No, no. Abbiamo veicolato quello che ci ha dato il flair Ma sì, e facendolo arrivare a qualcos'altro. Ma sì, ma come ti dicevo prima, c'è stata l'università. Nel momento in cui scegli di fare il flare bartender, che hai un'età giusta per farlo, quindi non so, tra i 20 e i 25 anni, e incominci a divertirti, incominci a fare lo che ti piace, non ti stressi l'anima. Hai comunque l'obiettivo, cioè che principalmente all'inizio l'obiettivo è quello di fare le gare e vincerle, o quello di fare un bello show per intrattenere i tuoi ospiti al locale, ma dopodiché guardi sempre dopo. Cioè io non è che adesso guardo Cioè, alla vabbè, mia vita da ambassador, guardi sempre. guardo a quello che potrebbe essere il domani. Però questa è la tua idea, è la tua mentalità. La maggior parte se tu prendi la gara di Salice Terme che ti è andata bene, che eravate in 70, di quei 70, in quanti hanno fatto diventare il flare un lavoro o ci si sono costruiti qualcosa? Penso meno di 10. Oddio che domanda. Sono tantissimi quelli che fanno le gare o fanno flare così tanto per farlo, poi si aprono il locale, abbandonano o iniziano a fare un altro lavoro, cioè sono pochi ancora oggi i ragazzi che hanno avuto una discreta carriera. Io parlo di ragazzi, non quelli che hanno fatto un po' di gare, dico dei ragazzi che si ricordano che erano tra quelli che andavano in finale, che hanno utilizzato il fair e lo utilizzano come lavoro, nel senso che non che quando facevano le gare insegnavano nel corso di Flair, hanno smesso di fare le gare e continuano a insegnare il corso di Flair, capito? Dico che hanno avuto una crescita. Sì, sì. Non, Non sono tanti. no, ma secondo me è una questione generazionale, perché quelli della mia generazione, sto pensando a Melara,
sto pensando, vabbè, Matteo Esposto, sto Ho pensando... capito, sì, ci vengono in mente molti nomi, ma ce ne sono tantissimi invece Che sono che scomparsi. eh sì, che dico che magari avevano la loro scuola, facevano le gare, facevano bei risultati nelle gare e oggi continuano comunque a avere la scuola e lavorare nel weekend. E comunque dico che la linea del il grafico del loro lavoro è rimasto sempre lo stesso, magari è salito un po' mentre facevano le gare, però a mio avviso son tantissimi quelli che invece non hanno veicolato il flair per crescere, ma l'hanno soltanto utilizzato in quel momento e poi son tornati a fare quello che facevano prima, Mm. capito? Magari che a 40, 50 anni fanno ancora i bartender nei locali. Boh, non lo so, sai, questa è una domanda che non ti saprei rispondere. Non lo so perché io sai che non sono uno che guarda in giro, cioè non, non Ma guardo allora allora, te lo dico io. non guardo cioè i social, guardo tipo le stories che mi compaiono e fine, insomma, lo so che in questo ambito qua è un'eresia perché stiamo facendo social, però non guardo tantissimo, cioè No, però dico tu comunque tra quei nomi sei stato uno comunque che ha veicolato il Flair e i contatti che aveva. Prima cosa, mentre facevi Flair, hai già fatto un tuo investimento imprenditoriale, hai già deciso di monetizzare le tue conoscenze prendendo Flair Shop. Poi dopo hai iniziato a fare management gestendo un locale e anche lì ti sei fatto, immagino, migliaia di contatti. sì, sì. E poi dopo l'hai fatto diventare comunque, hai No, no. veicolato anche il tuo lavoro e l'hai fatto diventare quello che è adesso. Ma quello secondo me non dipende dal fatto che fai flare o no, dipende da quanta voglia hai di fare una roba. Cioè, io comunque quando avevo Flare Shop lavoravo comunque, ti dicevo, ogni tanto anche nei weekend, cioè se mi capitava, cioè a me piaceva e piace tuttora il mondo del bar. Non, cioè, non voglio uscire da questa bolla di cristallo del mondo del bar. Ovviamente devi anche capire cosa ti può portare. Cioè, se tu sei nel mondo del bar solo per giocare, va bene, gioca. Se uno può farlo, che discorsi sono, gioca. A me piaceva farlo come stile di vita e quindi che mi potesse mantenere, che mi potesse dare quella possibilità di fare quello che uno vuole nella vita, non lo so. E quindi secondo me l'importante è che, cioè, non so, No, non è che lo devo quello che costruire volevo arrivare a nessuno. dire io è che comunque c'è stata sempre una crescita. Hai Sì, sempre sì. guardato a una crescita tu lavorativa. Sì, 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 cioè sempre guardare avanti. Ma sì, ma quello è chiaro, insomma, ma tutti su tutto dovrebbero farlo. Cioè, sai chi è che lo diceva? Chi si ferma è perduto, no? Non è più pallida idea, però sì, ho capito Qualcuno cosa l'ha intendi. detto. Qualcuno lo diceva. Qualcuno lo dice. Comunque, Vabbè, torniamo. dopo comunque, insomma, bisogna anche cercarsene le opportunità. Cioè, non è... Allora, c'è anche la seconda cosa da dire, che io sono andato a rompere i coglioni in giro perché cioè, nel senso, non è che mi sono fermato lì così, ho detto, dai, adesso sicuramente mi arriva Flare Shop in testa o adesso mi arriva a gestire il vanilla in testa. Mi sono andato a studiare, sono andato a capire, cercare, cioè non mollavo l'osso, non ho mai mollato l'osso, ecco quello sì. Quindi secondo me la perseveranza è una cosa fondamentale, perseveranza e voglia di crederci, di fare, insomma. Ok, torniamo al discorso di quello che fai adesso. Vuoi raccontarmi un Sì. po' i prodotti che rappresenti adesso e poi dopo, tra qualche minuto, chiudiamo? Ah sì, vabbè, devo farti una masterclass su Twitch. Non una No, masterclass, no, va però dico, bene. raccontarmi un Allora, attimo. ma diciamo che di Diciamo il carino. tuo ruolo qual è questo? Allora, vabbè, il mio ruolo è brand ambassador della categoria Spirits per Ilva di Saronno per il Nord Italia. Quindi diciamo che la mia giornata lavorativa, il mio tempo lavorativo si svolge tra affiancamenti agli agenti, quindi uscire con gli agenti e i distributori dei varie città del Nord Italia. Passo tanto tempo a seguire il marketing, quindi dalle fiere piuttosto che dagli eventi del marketing, e abbiamo anche un po' di spazio su quello che è il mondo dell'estero, quindi varie attività che facciamo con l'estero. Siamo presenti nei 50 Best Bar, quindi quello che è il circuito 50 Best Bar lo gestiamo con delle attività che si chiamano Bar Tag, ma tutto questo lo potete vedere sul sito themixingstar.com, www.themixingstar.com, o sulla pagina Instagram The Mixing Star, così vedete un po' quello che facciamo con i grandi nomi del bar. E i nuovi brand, fondamentalmente nasce la figura dell'ambassador, come ti dicevo prima, in Di Saronno, perché nascono nuovi brand. Il nuovo Irish Whisky, che abbiamo rilevato una distilleria in Irlanda, siamo a 80 km a sud di Dublino, nella contea di Carlow, dove fanno la birra Kilkenny, non so se sei presente, la Stout Beer Kilkenny, insomma, figo, posto fighissimo, piove sempre.
Niente, è stato fatto un progetto di whisky molto, molto Puoi dire anche il nome. The Basker, quello che c'è qua dentro la cassetta che c'è qua. The Basker è interessante perché diciamo che sdogana un po' tutto quello che è il mondo del whisky irlandese. Mentre prima il whisky irlandese era conosciuto come single malt o blend invecchiati che fanno tanti percorsi in botte, noi abbiamo voluto portare una trade up a 360 gradi di quello che è il mondo Irlanda, quindi inserendo tutte quelle che sono le categorie di whisky irlandese, che sono 4 fondamentalmente, e che però ovviamente non hanno degli aged, non hanno età, perché devono passare i tempi. The Basker è nato nel 2020, quindi fate conto voi. La prima mandata, scusatemi, con 3 anni di invecchiamento del 2020, quindi sicuramente tra 4-5 anni ce ne racconterà delle belle. È stato molto figo perché ha risposto subito benissimo, soprattutto se girate per Milano, io parlo di Milano, parlo delle mie zone perché le vedo costantemente, però se girate per Milano, girate per Venezia, un po' diciamo Treviso, Padova, lo vedete, In che, Verona lo in vedete. che punto si colloca il The Basker? È un whisky di linea? È un Whisky whisky irlandese, la degustazione nella categoria single, quindi single malt, single grain e single pot still, sicuramente degustazione. Poi c'è un blend che usiamo in miscelazione. In realtà ti dico, ci Quindi ce ne sono sono... vari tipi di questo The Basker. Sono 4, sì, sono 4. Diciamo che ormai lo stanno miscelando tutto, cioè anche single pot e single grain che hanno delle particolarità perché uno è invecchiato in botti di Marsala, l'altro magari un po' più speziato, funzionano in miscelazione, quindi praticamente sì, nasce il blend per la miscelazione, però in effetti usano tutto. Mi sono seccato. Un goccio d'acqua, posto così ripartiamo. Mi sono seccato la gola per continuare a parlare. Detto questo, abbiamo fatto un rum Public, in questo caso non è stata comprata la distilleria, ma è stato comprato il liquido. Grazie all'aiuto di Leonardo Pinto, che è uno dei più grandi esperti del mondo rum, abbiamo tirato fuori questo Public. Leonardo Pinto, questo... Sì. Di dov'è? Tue parti, Modena, quelle parti lì. Ah, ok, me lo segno così lo facciamo venire in una puntata, dopo Ti me lo do il dici. numero, dopo ti do il numero. Con Leonardo abbiamo fatto Public, che è stato uno studio fighissimo perché abbiamo preso dei bartender da tutta Ah, quindi Italia. è un marchio che è stato inventato, è un rum che è stato inventato? Certo. Ah, non è che è stato rilevato da qualcosa? No, è un multi-origine, sono più origini e la cosa bella è che praticamente per farlo Leonardo ha preso dei bartender da diverse città, tipo non mi ricordo 10-12 città, li ha messi dentro una scuola, gli ha dato delle fialette con dei liquidi dentro e gli ha detto fatemi 2 drink per antonomasia del mondo del rum, quindi il mojito e il daiquiri. Però non vi dico con che rum lo state facendo. E praticamente alla fine dovevano compilare una scheda dando un po' un parere loro degustativo. In base a tutti questi dati raccolti è nato Public. Quindi è stato fatto un room dai bartender per i bartender. Geniale questa cosa. Invece vi invito, se trovate nei locali, di assaggiare Public Sicilian Legacy, che è la prima release che abbiamo fatto. Di questa release esistono solo 6.000 bottiglie, però 3.500 sono già finite, quindi ne rimangono 2.500 ancora in giro. Ed è un pot still 100% Barbados invecchiato in botti di Marsala. Quando lo apri sa proprio di cantina di vino, è una cosa fuori di testa. E non c'entrava qualcosa Panama o non so che cosa con Panama e Rampab? Barbados sono su Republic White Blend. Invece Barbados e Giamaica sono su il Gold Blend. Per quanto riguarda invece Sicilian Legacy, che è l'ultima nascita, è 100% Barbados. Ho capito. Invecchiato in botti di Marsala. Fa un anno in botti di Marsala. Comunque se mi beccate in giro ve lo faccio assaggiare, ce l'ho sempre in macchina. Ok, quindi no, manca il di Saronno Velvet. Che mi devi raccontare quello. Infatti stavo per dire abbiamo detto tutto, invece no, ce l'ho qua davanti a me e dico manca il di Saronno Velvet. Che se andiamo sul sito di Saronno, come adesso si sta vedendo, si vede, immagino sia a Roma questa piazza. Credo sia E Roma, sì. sì, a Roma e si vede, vabbè, prima le grafiche sono molto Perché è belle, però. il pot di Ok, Saronno. quindi raccontami un attimo che cos'è questo di Saronno Allora, di Saronno Velvet. Velvet, intanto c'è da dire una cosa interessante. La bottiglia di Saronno
è stata esposta al Museo del Louvre nell'anno 2000 come una delle 90 cose iconiche del Novecento. Quindi la bottiglia stilizzata di Saronno era insieme al marchio di Nike, piuttosto che l'M di McDonald's, una di quelle cose che a vista la identifichi e sai cos'è. Una delle 90 cose iconiche dell'anno 900, degli anni 900. Quando è stato fatto Velvet c'era il rischio di vestire la bottiglia di Saronno con un liquido diverso, aveva appena insomma avuto questo riconoscimento, sono passati solo 20 anni, insomma l'azienda ci ha pensato, il liquido era pronto da anni, però ci hanno pensato tanto a fare questo passaggio, Ah, finché si sono... dici il prodotto che c'è Prodotto all'interno era pronto era pronto da sì, tanto tempo. nel Loro senso avevano la ricetta era pronta, non era pronto il liquido, la ricetta era pronta, bisognava solo trovare il modo di metterla sul mercato. E quindi alla fine si sono convinti e hanno fatto di Saronno Velvet nella bottiglia di Saronno. Eh, il liquido all'interno è fondamentalmente il sapore è un latte di mandorla. È alcolico, 17 gradi di volume alcolico ed è fatto con latte vaccino. Quindi anche nell'ottica di questi grandi milk punch che stanno andando di moda adesso, è molto utile anche in quel tipo di miscelazione. Funziona da Dio con l'acqua di cocco, che è il drink che inventò al Caribe Bay Massimo Smari, che dopo poi fatalità, la stessa strategia di marketing la seguì l'azienda in tutto il mondo e divenne un po' un drink, diciamo, abbastanza iconico per il Saronno Velvet. Adesso non è che sia quello per cui è nato, però diciamo che potrebbe essere una bella idea di miscelazione. Un'altra caratteristica interessante di Velvet è che è gluten free, quindi anche la Giulia Rebuffini può berlo. Giulia Rebuffini è una nostra collega che Pezzeria. è, come si dice, allergica al glutine e quindi la prendevamo in giro perché nella stagione che abbiamo fatto insieme lei non poteva mai mangiare niente, non poteva mai bere niente, Però il Velvet se può. no esplodeva. Invece il Velvet può. E quindi è stata una bella scoperta. La cosa che ha fatto piacere all'azienda è che è uscito ad ottobre e a dicembre ha preso il premio come prodotto dell'anno, perché il prodotto dell'anno si dà a dicembre, quindi in soli 2 mesi è riuscito a essere premiato anche come prodotto dell'anno. Servito freddo è un strepitoso, insomma chi l'ha assaggiato lo sa, è un po' come dire la Nutella, cioè è difficile che non ti piaccia. Cioè il bevitore di Saronno diciamo che rappresenta il 30% dei bevitori degli amari. Il bevitore di Velvet rappresenta il 100% dei bevitori di qualsiasi cosa sia dolce. E sì, infatti questa sua nota dolce ovviamente lo rende appetibile a praticamente tutti i palati. Dico, Sì. ma anche il Velvet si trova al supermercato? Di Saronno Velvet si trova al supermercato perché fa parte della famiglia di Saronno e di Saronno deve essere per forza presente dovunque. Di Saronno, Mentre scusa, Republic e The Basker li trovate solo nei locali. The Basker lo trovate anche nelle grandi enoteche online, tipo Tannico, tipo Wine Livery, quel tipo di enoteche lì si trova anche lì. e quello che volevo arrivare a dire, un'altra domanda che ho io su Ilva, che comunque questa cosa che hai detto di Saronno, della bottiglia iconica che viene riconosciuta, dico, a mio avviso, da quello che vedo io facendoci caso, a differenza degli altri brand di pari importanza, dico magari Martini o non lo so, vabbè, Pernod Ricard, prodotti del genere, dico, la bottiglia di Saronno è veramente super presente nella GDO, nella grande distribuzione. Cioè, quindi si trova sicuramente nei supermercati ed è super presente, cioè l'azienda Ilva ci punta molto sui supermercati. Ma io questa domanda non ti so rispondere, a dire la verità. Che magari Fondamentalmente di Saronno tu devi immaginarti che è la bottiglia che tu da piccolino vedevi nello scaffale di casa di tua nonna, lo vedevi nella pizzeria sotto casa, eh lo sì, anche vedevi... il bar più Cioè, sfigato che non fa neanche lo spritz ce l'ha eh, il di Saronno. di Saronno lo conoscono in tutto il mondo, è il liquore italiano più bevuto al mondo. Cioè è una cosa che deve esserci per forza dovunque, cioè non può non esserci nei supermercati. Può non esserci The Basker, può non esserci Republic perché sono prodotti d'elite che vanno bene solo per un non trade, solo per locali, eccetera, e quindi non ha senso che stiano in GDO. Ma in GDO di Saronno è il minimo che ci sia, cioè è acqua, olio, farina, uova di Saronno. Ok.
Allora, sono E poi passato... gli amari, comunque, voi che fate i bartender, che seguite questo canale, dovreste innamorarvi degli amari. Gli amari sono rappresentativi dell'Italia, soprattutto del nord Italia. A Milano nascono tutti i più grandi amari, a Torino tutti i più grandi vermouth, cioè in Italia dovrebbero miscelare solo amari. Pensate che se voi vi leggete la biografia di Gaspare Campari, mi sembra che fosse, non mi ricordo dove è scritto, c'è un bel aneddoto su quello che erano i rapporti che c'erano tra i dei grandi liquoristi dell'Ottocento, quando studiavano tutti insieme alla liquoristica di Torino, c'erano i fratelli Branca, c'era Campari, c'era Ettore Zucca, c'era Martini, loro si davano tutti manforte, tant'è che quando nacquero i primi amari, tipo Branca fece l'amaro per i milanesi, Martini fece il vermouth, Campari fece il bitter, Ettore Zucca fece l'amaro per l'estero e si davano tutti una mano. Quando Branca morì, uno dei fratelli morì, che rimase la vedova Branca, Campari gli dette dei soldi per andare avanti con l'azienda. Quando Zucca fu in crisi, il Camparino di Milano si trasformò in Zucca Bar per un periodo per dargli una mano a ritornare in economia. Questa è una parte d'Italia che secondo me è legata al mondo della liquoristica, va molto, secondo me, considerata e portata in alto. Son cose che rapportandole al giorno d'oggi sono veramente Utopie. impensabili. Se Sì, un'azienda va male gli do i soldi quando sta andando male così me la compro. Invece lì esatto. si aiutavano tra di loro. Adesso è un'utopia totale. Comunque adesso non mi ricordo bene dove avevo letto sta cosa qua, ma mi sembra sulla biografia di Campari. È bellissima questa parte qua. Comunque miscelate gli amari, miscelate di Saronno. Ok. Messaggio velato. Detto questo, Detto questo, 2 ore e un quarto direi che sì, ci l'abbiamo siamo. fatta. Faccio un attimo di ringraziamenti, ricordo due cose, poi dopo ti faccio la mia ultima domanda che faccio sempre a fine puntata. E ne approfitto per ringraziare, come ho fatto inizio puntata, gli sponsor che sono Vets Aperitivo, Fine Escole Real, EXX Store, Real e Master Evento. E se ragazzi seguite la puntata da Spotify o YouTube, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina in modo da rimanere aggiornati e in modo anche soprattutto per supportarmi. Se non vi siete visti la puntata, vabbè, adesso lo sto dicendo alla fine, però per le prossime volte, se volete vedere la puntata, su Twitch solo la diretta. Dopo la diretta su Twitch non ci sarà più disponibile l'audio, quindi potete solo vederla e non ascoltarla, perciò lo faccio apposta in modo che dopo voi la puntata la andate ad ascoltare su Spotify, YouTube, Podvine, Apple Podcast, Amazon Music, qualsiasi sia, però ascoltate sulle altre piattaforme. Detto questo, Federico, Sì. se tu potessi tornare a quando hai iniziato a 18 anni, quando hai fatto i tuoi primi corsi di formazione, se tu potessi tornare a quel momento in cui è arrivato addosso alla tipa che era con te quel tappo in testa, Sì. e guardandoti all'indietro, guardandoti oggi, sei contento del percorso che hai fatto? Cambieresti qualcosa? Tira le somme fino ad oggi di quello che hai fatto. Ma no, sono contento sicuramente. Col senno di poi, magari Magari dai sicuramente anche avrei qualche consiglio. cambiato, sicuramente avrei perso meno tempo. Perché tante volte magari mi sento di aver perso tempo, magari degli anni li ho un po' buttati, però no, fondamentalmente credo che insomma sia tutto un po' servito. Anche degli anni persi magari sono un po' serviti. E io vi consiglio Di Verdi di Saronno. non mollare, no? Di non mollare. Cioè, insomma, se non va bene una strada, provatene un'altra. Cioè, comunque oggi abbiamo raccontato solo le cose positive, solo quello che è stato un po' il percorso, però ci sono state tante sportellate. Nel mondo delle gare ne ho prese tante di quelle sportellate che non sto neanche qua a raccontarvele. Quindi la sportellata serve insomma per cambiare un attimo direzione, ma non è che sia una sportellata definitiva. E, de- ma non me la sento di dare grandi consigli, No, no, credete vabbè, in quello che fai fate. un considerazione su quello che hai fatto, poi va bene. Secondo me la cosa bella della mia carriera è che l'ho fatto divertendomi e l'ho fatto perché era proprio un lavoro che volevo fare e mi piaceva. Cioè, se tornassi indietro a 18 anni, che stavo ancora studiando per fare il perito meccanico, farei di sicuro la stessa scelta di seguire il mondo dell'ospitalità, perché è un mondo bellissimo, è un mondo ampio,
ti fa conoscere un sacco di gente, non ti annoia, ti stupisce, quindi sicuramente stare in officina non sarebbe stato il mio. Ok, magari mi sarei pentito, se avessi seguito la strada scolastica che stavo facendo, probabilmente sarei una persona depressa, obesa, non so. Non hai mai fatto un lavoro normale? Sì, Tra virgolette. facevo le spade. Sì, le spade. Sì, facevo le Su. spade e le maschere da fioretto. Davvero? Sì. E per una stagione ho fatto anche le porte blindate. Buono. Sì. Allora hai fatto un lavoro normale e hai capito che non faceva per te. No, mi spaccavo i coglioni. Cioè, no. Io me ne sono accorto nel fare lo stage a scuola. Nel fare lo stage quarta e quinta superiore mi sono reso conto, ho detto, io non faccio questa vita per sempre. Mi ricordo che mi era capitato me ne sono accorto più che altro nel pomeriggio, non tanto nella mattina. La mattina mi svegliavo, però vabbè, mi svegliavo per andare a scuola, mi svegliavo per andare al lavoro nello stage, era uguale. Ma mi ricordo quando tornavo al lavoro tipo alle 2:30 o alle 2 e finivo alle 17:30/18. Mi ricordo quando guardavo l'orologio alle 15 e lo riguardavo, erano le 15:01. Dicevo, oh mio Dio. E il problema non era tanto quel giorno. Mi ricordo che dentro di me mi dicevo, anche quando arrivano le 17 e le 18, che esco, me ne vado impennando col motorino perché sono felice che sto andando a casa. Però poi nella mia testa dicevo, io comunque domani alle 8 devo essere lì. Perciò non è che sono libero adesso. Sì, sì. Mancano soltanto 10 ore a quando devo tornare, 12 ore a quando devo tornare qui. Sì. E mi ricordo che mi dicevo, vabbè, tra una settimana, tra un mese finisco. Dico, ma io dovrei fare 30 anni questo. Cioè 30 anni così. E vedevo le persone lì dentro e dicevo che si lamentavano, avevano problemi. Io dico, ma io devo diventare come quello lì. Io tra 15 anni devo essere così. Quello infatti era un altro veicolo che mi ha fatto cambiare strada, appunto vedere, cioè non c'era una faccia soddisfatta, cioè la gente andava a lavorare perché era una necessità, aveva la necessità di incassare dei soldi per pagare affitto, mutuo, quello che è. Quindi no, la fortuna che abbiamo noi che facciamo questo lavoro è che ci siamo finiti dentro per passione, ci siamo finiti dentro perché ci piace questo tipo di atteggiamento nei nostri confronti, nei confronti della gente che ci sta intorno. E quello che vi posso dire è che cavalcate l'onda, insomma, fatevelo diventare veramente un vostro lavoro invece che solo un hobby, e quindi cercate tutte le strade possibili per fare più carriera possibile, insomma. Ok Federico, io ti ringrazio intanto per essere passato, ti ringrazio di essere passato di qua, ringrazio tutti per esserci stati, abbiamo fatto 2 ore e mezza, tra qualche ora sarà già disponibile la puntata su YouTube e Spotify e intanto vi saluto ragazzi, ci vediamo penso domenica, questa domenica che arriva è il 12? Sì, sì, oggi è il 6. Sì, e l'ospite di domenica sarà Filippo Sisti. Filippo Sisti, quindi ci vediamo domenica con Filippo Sisti. Grazie a tutti ragazzi e buona serata. Ciao ciao. Ciao.